Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, bentornati e grazie a tutti quelli che sostengono il canale e benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 12 al 19 settembre. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella perché usciranno tanti nuovi video, soprattutto vorrei dedicarmi agli shorts, così pillole flash, e quindi attivando la campanella sarete avvisati. E veniamo a noi, grazie ancora a tutti, bentornati, veniamo a noi all'analisi di questa settimana, una settimana nella quale avremo Mercurio retrogrado che comincia a far sentire i suoi effetti e che questa settimana sarà perfettamente opposto a Giove, ragazzi. Questo cosa significa? Che quello sarà forse il momento più buio di queste settimane per quanto riguarda la lucidità mentale, la confusione e il disorientamento, perché Mercurio in bilancia, raga, Mercurio è il pensiero, la forma mentis ed è anche le comunicazioni. In bilancia è un Mercurio che cerca già con difficoltà, fa un'esperienza di bilanciamento, di tentativo di bilanciamento tra mente e cuore, ok? Quindi se notate già nei periodi di Mercurio retrogrado così un'alternanza degli sbalzi umorali, uno squilibrio proprio tra oggi stamattina penso una cosa, stasera ne penso un'altra, no? Se avete la capacità di osservare queste polarità, questa oscillazione da destra a sinistra, questi up and down, vi renderete conto di che cosa significa incarnare i valori del segno della bilancia che richiedono, non donano, richiedono un grande equilibrio, proprio perché bisogna saper dosare queste due componenti. Quando Mercurio già in bilancia diventa retrogrado, ci porta a soppesare, no? A rivalutare con mente e cuore diversi, più equilibrati si spera, delle cose del passato. E nel momento, ragazzi, di opposizione, quindi in un momento già delicato come quello del transito di Mercurio in bilancia, retrogrado, l'opposizione a Giove in Ariete. Questo è un momento questa settimana ci sarà un momento di grande squilibrio, ragazzi, stiamo attenti a quello che diciamo, non è una cosa facile, ma stiamo attenti a quello che diciamo perché ci sarà la tentazione da un lato di bilanciare, di conciliare e dall'altro invece di partire a razzo, di mollare tutto, di uscire da relazioni, di licenziamenti, perché ragazzi Mercurio in bilancia è anche molto legato alle cose ufficiali, quindi tante relazioni, ma soprattutto tanti rapporti lavorativi, tante conclusioni affrettate proprio a livello legale potrebbero rappresentare una tentazione o addirittura un tranello. Quindi, che si fa? Che si fa? Allora, l'ideale sarebbe cercare, come ho detto già, di fingersi deceduti, nel senso di cercare di far bypassare questa settimana senza schierarsi apertamente, no? Perché? Perché è una settimana di confusione. Ovviamente, ragazzi, non rispondiamo tutti allo stesso modo. Persone che fanno grandi percorsi di centratura, persone che hanno trovato un grandissimo equilibrio, persone molto connesse al loro sentire. Voi potete vedere i bambini e quelle persone appagate dalla propria vita, no? Quelle sono persone risolte, perché la connessione interiore si riflette nella vita materiale, cioè non è che il connesso è un eremita che sta sul cucuzzolo della montagna, può accadere anche quello, però solitamente la persona che ha saputo ribilanciare e portare luce nelle varie aree della propria vita è una persona sana sotto tutti i punti di vista, è una persona realizzata e quindi non ha quella cosa dentro, no? Non ha quell'insoddisfazione, quell'indecisione, quel ma se, quei tentennamenti, e potete vederli nei bambini, non in tutti perché i bambini sono molto stressati negli ultimi anni, non sono più i bambini di una volta, però magari prima di andare a scuola, perché poi insomma, come si dice, nasciamo liberi, però poi si entra in un sistema scolastico che ci vuole tutti uguali, no? Quindi ci toglie quell'individualità, quelle peculiarità, quel brio
chi è troppo brillante si trova male in un sistema scolastico medio, ok? Poi ci sono degli istituti, sicuramente degli istituti privati, delle nuove realtà, la scuola nel bosco, che sono realtà illuminate, che rispettano l'individualità di ciascuno, perché voi vi rendete conto che è un sistema equiparato nel quale standard, dove il potenziale ballerino viene tenuto veramente fermo 5 ore, o lo sportivo, l'atleta 5 ore al banco, come il matematico o colui che farà diventerà uno scacchista, insomma, no, comunque cose intellettuali, non è la stessa cosa. È come se noi mettessimo persone intellettuali a fare sport di continuo. Quindi vi rendete conto che ci sono delle realtà illuminate che speriamo, insomma, che con l'illuminazione, con l'evoluzione delle civiltà, delle società si espandano. Quindi, però ci sono insomma dei bambini che riescono a mantenere la loro integrità. Voi vedete che anche con Mercurio retrogrado, una persona illuminata, una persona risolta, i bambini, insomma, davanti a una domanda sanno già dare una risposta. Noi comuni mortali dobbiamo prestare attenzione perché sono dei tempi di cambiamento. Ovviamente sono dei tempi di cambiamento molto utili. Perché? Perché sono dei crash test per farci capire come stiamo messi. Quanto, perché voglio dire ragazzi, se Cristo fosse ancora fra noi, voi pensate che 2000 anni fa non ci sia stato Mercurio retrogrado? Ma ovviamente neanche se ne accorgeva, insomma, no? Una persona credo che neanche il Dalai Lama, ma non sentiamoci così piccoli. Tante persone non si accorgono di questa cosa. Vi faccio questo esempio e vi do questa spiegazione perché tanti mi stanno scrivendo terrorizzati, Lia, io fino al 5 ottobre non faccio nulla. Ragazzi, non è così. Guardate che anche a me sta capitando di dover fare molte cose. Cosa faccio? Innanzitutto sono stata fedele a me stessa, come ho consigliato nei video prima, e quindi fino al 10 ho preso decisioni, ho scelto cose, no? Poi se mi muovo dal 10 settembre al 4 ottobre sono soltanto conferme di cose che ho già scelto. Per il resto cerco di stare in attesa, anche se l'opposizione tra Mercurio, Giove in Ariete fa scalpitare tantissimo, quindi la cosa che personalmente mi è più difficile, forse perché nel tema natale ho dei valori Ariete, ho già un'opposizione Bilancia Ariete, e questa cosa riguarda tutte le persone che hanno nel tema natale sia valori in Ariete, qualunque essi siano, che valori in Bilancia. È chiaro che viene da compiere delle azioni. Cerchiamo tutti insieme di risolvere le cose del passato, mettete a posto, non soltanto metaforicamente gli ambienti di casa, che il decluttering è sempre una grande rinascita, mettete a posto situazioni, cercate di fare ordine. Questa è la maniera migliore per vivere questo transito, per sfruttarlo al meglio, anche se non siamo riconnessi, ok? Perché Mercurio retrogrado ci riporta le cose del passato, leggi, burocrazie, tutte cose da fare, ce le fa sistemare e poi nel suo moto diretto, anche con l'opposizione di Mercurio a Giove, ci farà iniziare una nuova fase di vita, perché ragazzi i cicli di Giove in Ariete indicano sempre un inizio, un nuovo inizio per tutti. Ci farà iniziare, quindi ci permetterà, ci consentirà di fare cose nuove, un nuovo ciclo di vita riveduto e corretto, no? Quindi alleggeriti di qualche zavorra, di qualche complicazione del passato. Volevo rispondere, ne approfitto di rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto: con Mercurio retrogrado come faccio ad iniziare queste cose? Per esempio un ragazzo mi ha scritto: come faccio ad iniziare l'università? Che iniziava il 19 forse, qualcosa del genere. Ragazzi, ci sono cose inevitabili. Ci sono cose ineluttabili e l'università si comincia con Mercurio retrogrado. Cosa potrebbe accadere? Ragazzi, dipende da come siamo centrati, da quanto ci conosciamo, da quanto siamo connessi con noi stessi. Potrebbe accadere nulla, cioè che la conferma dell'iscrizione sia quella, nel senso che le cose vanno bene, e potrebbe accadere che magari in corso d'opera tu possa decidere, se non hai fatto una scelta sentitissima, ma ti sei fatto magari consigliare e condizionare fortemente dall'esterno, potrebbe accadere che tu cambi corso, dipartimento, insomma piccole variazioni, ecco, magari no, sul piano di studi, piccole e grandi variazioni a seconda di quanto non eri connesso.
Un'altra cosa, mi avete scritto ovviamente in tanti che cosa accadrà mai con le elezioni con Mercurio retrogrado. Allora ragazzi, delle due l'una, o assistiamo ad un nulla di fatto, che si può, come dire, tradurre in un rimpastone, non cambia niente, non cambia quasi niente e quindi ce li teniamo ancora per un po', quanto potrebbero cadere nel transito di Giove in Ariete, quindi entro maggio dell'anno prossimo, insomma, no? Potrebbe essere un tentativo mal riuscito di riniziare qualcosa uguale a prima, perché noi non sappiamo le forze che giocano sotto, no? Quindi magari cambiano le maschere, ma la gente è sempre quella, cambiano il primo, ma la gente è sempre quella. Voi mi direte che funzione ha per far fuori qualcuno, magari qualcuno che proprio non funziona una volta per tutte, ma non siamo noi, no, che li facciamo fuori, è l'evoluzione, il pianeta Terra, è l'energia che a un certo punto, vedete quando mettiamo i panni in centrifuga e a un certo punto alcuni escono lacerati, a me è successo, io sono una grande usatrice di lavatrici, di centrifughe, ogni tanto distruggo qualcosa. Serve anche questo, cioè serve ad eliminare qualcosa per sempre, quindi a volte, spesso, siccome siamo sul pianeta Terra, a volte bisogna toccare un po' il fondo, no? Quindi potrebbe rivelarsi così un governo di transizione, delle elezioni di transizione. Non credo che il nulla di fatto possa essere preso alla lettera e che non si arrivi a nulla, non è possibile, insomma, proprio come sistema elettorale. Una seconda cosa che potrebbe accadere, quindi o non cambia nulla, nel senso che sono sempre lì, tendono a fare le stesse cose e poi a un certo punto crollano perché si reggono veramente con la saliva, oppure potrebbe arrivare qualcuno no, a governare che insomma da un sacco di tempo sarebbe dovuto andare lì, magari qualcuno che aveva vinto le elezioni per un soffio, già perso le elezioni per un soffio già in precedenza o che aveva tentato ed era stato bloccato, non mi viene in mente nessuno, però potrebbe, e che chi arrivi riesca a concludere, quindi a togliere, a revocare delle leggi, delle vecchie leggi scomode, magari quelle del biennio, del ciclo che si sta chiudendo e quindi del biennio 2010-2011. Quando ho visto questo sono andata a controllare. A quell'epoca c'erano il governo Berlusconi che si avvicendò nel 2011, se non erro, col governo Monti. Quindi potrebbero venir meno cose iniziate lì. Io mi ricordo la legge Fornero, delle cose, no, che crearono un po' di tensioni. Potrebbero essere messe in discussione quelle leggi lì. Potrebbero cambiare qualcosa. Quindi sarà interessante valutare queste cose. Se riuscirò, ragazzi, ma anche io ho i miei transiti, se riuscirò facciamo un un oroscopo insomma sulle persone, sui transiti dei politici. Cosa volevo dirvi in queste ore? Un'altra cosa che mi avete scritto è di guardare il tema della regina Elisabetta, perché sta venendo fuori la notizia che la regina è insomma in osservazione a Balmoral. Allora ragazzi, Londra è dei gemelli nell'astrocartografia, l'Inghilterra è del segno dell'Ariete. L'11 maggio scorso Giove è tornato in Ariete, Giove chiude un ciclo e ne apre un altro e Giove sarà in Ariete fino a maggio dell'anno prossimo, contestualmente a Marte in Gemelli. Marte in Gemelli è anche nella quarta casa, se non sbaglio, di Queen Elizabeth per 7 mesi, quindi non solo i terremoti mediatici di Harry, William, Camilla, Kate, Meghan e quant'altro. La quarta casa, ragazzi, è anche la fine di tutte le cose, è una co-significatrice, insomma, di morte, di fine delle cose, tanto quanto l'ottava, se non di più. Io ho notato una concorrenza di tutte e due nelle mie vicende personali. Quindi il discorso è questo: a livello proprio internazionale, quando Giove ritorna per esempio sul segno dell'Inghilterra, l'Ariete,
si chiude un ciclo e ne inizia un altro. Già abbiamo visto che insomma il primo ministro ha dovuto dare le dimissioni e già è cambiato. Ovviamente a seconda del terreno che trova, Giove può addirittura mettere in discussione in un paese proprio il capo di Stato e anche il capo della Chiesa, per esempio. Noi non ci dimentichiamo che la regina è anche il capo della Chiesa anglicana, inglese, e che, ragazzi, la luna piena del 10 sarà su Nettuno e quindi può portare anche delle modifiche a livello spirituale, che non sono soltanto il Papa, come ho detto nell'oroscopo precedente, avevo detto la luna piena in pesci congiunta a Nettuno retrogrado potrebbe portare delle novità a livello spirituale. C'è Papa Francesco che sta male, magari no, altri capi spirituali del mondo, non mi era venuta in mente la regina, e invece tu guarda caso, insomma proprio in queste ore con questa concomitanza di transiti, insomma arriva questa triste notizia. Tra l'altro io la regina l'avevo vista di persona tanti anni fa e vi dirò, io ero molto prevenuta nei suoi confronti perché era morta Lady Diana da poco, si diceva che la regina l'avesse ostacolata in tutti i modi, non l'avesse capita. Quando io l'ho incontrata mi è arrivata un'energia completamente diversa. Probabilmente quella donna era chiusa in un ruolo dal quale non riusciva a far uscire fuori la sua umanità, e forse dopo Lady Diana ha imparato a uscire fuori da dei cliché di rigidità e di vecchio mondo, perché veramente sarà stata un'illusione, ragazzi, io non sono nessuno, però mi è arrivato il suo cuore, ecco, questa è stata l'impressione che io ho visto, il sorriso che mi ha fatto, l'ho rivalutata tantissimo nel giro di di neanche un minuto, e quindi questo indica che ha senz'altro un grande carisma e anche una certa incredibile spontaneità, a dispetto di quello che si leggeva all'epoca e che te la faceva vedere come una persona astiosa, chiusa e terribile, insomma. Quindi francamente mi dispiace molto, però sì, potrebbe, data l'età, e dato che si sta chiudendo un ciclo legato all'Inghilterra, potrebbe accadere anche questo. Però non ci facciamo la testa prima, no, di rompercela. Quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, nelle prossime ore, nei prossimi mesi, con il ritorno di Giove in Ariete, che già c'è, che è retrogrado, quindi indica che magari si stanno chiudendo cose che già traballavano da prima, semplicemente questo. Con Marte in Gemelli su Londra, sulla quarta casa, non è detto, insomma, che la regina debba per forza andare, varcare la soglia dell'oltre, e magari riuscirà a doppiare la regina madre, che se non sbaglio aveva superato di un bel po' i 100, non mi ricordo se aveva compiuto 102 o 105. Comunque semplicemente credo che sia imminente, con questo Mercurio retrogrado nell'ottava casa della bilancia, opposto a Mercurio, Urano in Ariete della regina, credo che sia imminente più che altro, ragazzi, un avvicendamento, nel senso che quello che verrà sostituita, senza sapere che stesse male. Nei giorni scorsi stavo preparando il tema, io insomma, voi sapete, sono sempre piena di buoni propositi per i video, poi insomma escono alla spicciolata e ne sono consapevole e spero di rimediare. Stavo guardando i temi di Lady Diana, Principe Carlo, Camilla Parker Bowles, Harry e Meghan, perché mi avete mandato tante richieste di queste personalità. E stavo notando che con il ritorno di Giove in Pesci tra il 28 ottobre, che a questo punto inizia ad essere prossimo, e il 20 dicembre, c'era un ritorno di Giove trigono al Sole di Carlo d'Inghilterra. E questo ovviamente rimane sempre Urano sulla luna di Carlo, bla bla, insomma questo mi aveva fatto pensare ad una finestra temporale, così però a tempo determinato, nel quale Carlo potesse sostituire la mamma. E però magari c'era anche un recupero della regina, perché sapete, io lo so che con Giove in Ariete entro maggio dell'anno prossimo la regina
o resta in vita o non resta in vita, comunque dovrà passare il testimone a qualcuno, perché l'Inghilterra è sottoposta a delle grandi chiusure di cicli. Però sapete, Giove è retrogrado, insomma, proprio le tempistiche non si sanno. I prossimi 7 mesi non saranno assolutamente semplici per lei, ragazzi. Le lune piene sono anche molto delicate. Lei ha avuto una luna piena il 12 agosto in Acquario, congiunta a Saturno, perfettamente opposta alla sua. Saturno è pure il signore del tempo, quindi là le lancette hanno cominciato a ad andare indietro, no? A iniziare a toglierle così, la visibilità, la luna in leone, la regina, quindi a toglierle un po' il potere. Verrà sostituita da qualcuno, noi non sappiamo se lei assisterà a questo sulla Terra o insomma da un'altra dimensione. Poi ovviamente i miei buoni propositi sono quelli di riuscire a farci dei video, insomma, no? Perché questo è un argomento interessante. Quindi è questione di giorni, settimane, ragazzi, però ci sarà un avvicendamento. Ovviamente, allora là c'è sempre un casino, insomma, maretta, perché dove ci sono poteri e interessi forti, le situazioni non sono mai super distese, no? Dove ci sono esseri umani e potere. Però in questo momento i transiti terrificanti, come dire, questi transiti così impegnativi, ovviamente mi avevano fatto pensare anche a Harry, Meghan, che sono tornati dall'America, non avevano ancora visto la nonna, stavo sentendo quei 2 secondi in cui cercavo di ascoltare la televisione. Qualche utente mi ha scritto non ascoltare la televisione, le notizie ufficiali sono su internet. Ragazzi, ascolto tutto, su internet ci lavoro, cioè faccio un mix, insomma, no? Compatibilmente con quello che mi arriva sotto mani. Fatto sta che avevo sentito che Harry e Meghan non erano andati a trovare la nonna e adesso questa cattiva notizia, quindi là c'è anche tanta tensione proprio a livello familiare e di potere. E temo che, visto che Harry ha Giove opposto al Sole, una Vergine, poi in questi giorni compie gli anni, non ricordo quando, devo farci un video, sapete che i giorni intorno al compleanno sono quelli più delicati. Se viene a mancare la nonna, alla quale hanno dedicato il nome della seconda bambina, quindi un augurio, una presa di posizione a favore della nonna, no? Di preferenza e di affetto molto forte, se viene a mancare la nonna, ad Harry mancherà sicuramente una protezione, l'anno prossimo avrà Saturno opposto, quindi quella frase riferita da Meghan, ho perso un padre, mi fa pensare che per un po', per un paio d'anni, sarà fortemente estromesso, insomma, e che invece andranno molto su la signora Parker Bowles, che credo, da quello che ho letto, insomma, hai sentito e riferito anche da gente che sta in Inghilterra, è colei che ordisce tutte le trame di palazzo e che pare abbia estromesso Harry e Meghan, insomma abbia un grande peso e una grande influenza su Carlo d'Inghilterra, e pare che questo fosse il motivo per cui la regina Elisabetta non mollava. Comunque ragazzi, sono ore, insomma, sono ore fervide di avvenimenti, quindi io spero, nonostante abbia avuto una lunga vita, che la regina Elisabetta ce la faccia. Vi ripeto, io provo una grande innata simpatia nei suoi confronti, no? Dopo che mi sono ravveduta e dopo che ho avuto il privilegio di incontrarla per pochi attimi. Quindi sinceramente io spero che si riprenda, mi piacerebbe molto quest'idea, quindi faccio l'in bocca al lupo per lei, e però noi andiamo a vedere che cosa ci portano 5 pianeti retrogradi nel tema natale di tutti i segni e l'opposizione di Mercurio a Giove, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, allora questa è sicuramente una settimana tumultuosa. La luna piena in Pesci, potentissima, congiunta a Nettuno, può aver portato fuori o vi ha fatto esondare e sbroccare, ragazzi, quindi qualcosa che non andava più bene è venuto fuori, o magari un malessere che stavate cercando di contenere è venuto fuori in tutto il suo splendore, con proprio traboccante, con pianti o comunque con recriminazioni o addirittura con fughe, oppure la paura di perdere qualcuno, di perdere qualcosa,
potrebbe essersi materializzata proprio con l'assenza, la sparizione di qualcuno, perché confermatemelo nei commenti, forse una delle paure più forti dell'Ariete, dell'ascendente Ariete, è proprio di perdere qualcuno, che qualcuno si allontani, di non vederlo più, che situazioni concrete diventino evanescenti, insomma proprio la paura di vedersi sfumare tra le mani qualcosa, no? Motivo per cui a volte vi attaccate tantissimo, questo senso di alienazione, questo senso di perdere le cose. È come se aveste un grande senso del tatto, no? Un grande senso del possesso, del tatto, e le cose che non si toccano vi disorientano un attimo e vi danno quello smarrimento, perché potrebbero sfumare senza che voi possiate esercitare un controllo, cosa che per voi è assolutamente importante, no? Quindi le cose anarchiche, le situazioni che non riuscite a gestire, che non potete controllare, che non potete vedere, vi danno un senso di smarrimento che poi vi genera anche della rabbia. Quindi le cose che non conoscete proprio non rappresentano una delle paure forse più profonde che avete, che magari neanche confessate. Le cose instabili, le cose che non potete controllare, insomma, no? Perché vi danno appunto questo senso di precarietà. Beh, ragazzi, siccome ogni tanto dobbiamo fare i conti con le nostre paure, e siccome una volta al mese, no, c'è una luna piena nei 12 segni, ogni mese la luna cambia. All'interno di tutto l'anno abbiamo una luna piena per ogni segno zodiacale. Questo mese è toccato a voi avere la luna piena nel segno che fa venire fuori le paure, perché ogni tanto, una volta all'anno, i conti con le nostre paure dobbiamo pur farli, così, per vedere a che punto siamo messi. Quindi io mi ricordo una coach che diceva che una volta all'anno andava in un posto che la volta prima le aveva fatto una paura terribile, alla fine era semplicemente un ponte perché soffrivamo di vertigini, ed era veramente felice del fatto che di anno in anno trovasse e riscontrasse un coraggio nel percorrere questo ponte che le dava grandi soddisfazioni, che ovviamente era frutto non del tempo che era passato tra un anno e l'altro, ma del lavoro interiore che nel frattempo, no, aveva fatto osservando le sue paure, stando nella paura, qua e là, insomma le solite cose di crescita personale, così. Quindi questa settimana, la settimana scorsa, potrebbe essere emerso qualcosa di questo, una paura del genere, o qualche nemico, ragazzi, qualche nemico che magari vi rende impalpabili, vi offre la possibilità di fare i conti, no? Con tutte queste paure, di queste situazioni instabili, non controllanti, anche un nemico talmente nascosto che non sapevate di averlo, che non sapevate di avere. Perché? Perché i pianeti in pesci indicano delle portate oceaniche, no? Immense, tanto che si dice che negli oceani, non si dice, proprio in natura, negli oceani ci sono i mostri più grandi perché sulla Terra si sono estinti. Invece nell'oceano, nella massa oceanica, si proteggono e quindi continuano ad esistere, però ogni tanto arrivano in superficie. E quindi questa settimana state facendo i conti impegnativi con gli esiti della scorsa settimana, quindi di qualche grande paura, di qualche nemico nascosto che si è dichiarato. Ed è sempre meglio lo so che fa male, ma è sempre meglio che se fosse rimasto nascosto, perché avrebbe potuto agire indisturbato. Quindi che cosa accade? Grande settimana di revisioni. Grande settimana di revisioni, voi avete già, ragazzi, Giove retrogrado su Sole e ascendente, quindi questo è fino a maggio dell'anno prossimo un anno di rinascita. Si chiude un ciclo iniziato nel 2011, su Facebook, qui su YouTube, anche su Instagram trovate le tabelle con i cicli di Giove in Ariete, se volete giocarci un po', se magari il 2011 non vi dice nulla ma è molto difficile e quindi volete andare a guardare il 99, non mi ricordo, l'87, insomma tutti gli anni in cui, perché si può ripresentare anche un anno di Giove in Ariete che non sia l'ultimo, no? Perché poi insomma nella vita dipende dalle vicende che si intersecano con gli altri. Fatto sta che
grande anno di revisione e quindi nelle revisioni si sa che si perde qualche pezzo, ragazzi, e che bisogna fare il tagliando ad altri pezzi, e questa è una settimana di tagliandi, di verifiche. Giove in Ariete, Giove è un riflettore, quindi vi dà la forza, anche la lucidità, la trasparenza di guardare le situazioni a fondo ora che sono emerse, e quindi grandi revisioni di rapporti interpersonali, di contratti, di questioni legali, no? E anche di questioni economiche. Si è messa in moto una macchina, una situazione con questa luna piena che troverà, come dire, uno sfogo, un esito, una cosa tra il 28 ottobre e il 20 dicembre. Faccio un esempio: avete scoperto che vi stanno facendo le scarpe al lavoro, quindi nemici nascosti, con la luna piena del 10, ovviamente nelle giornate intorno, perché la luna piena fa effetto può fare effetto un paio di giorni prima. Io la sento prima, per esempio, chi è lunare, chi ha una luna dominante la sente prima, oppure qualche giorno dopo. Anche chi è del segno dei pesci e chi ha anche dei valori importanti dei pesci può sentirla prima. Quindi, perché insomma, già c'è Nettuno. Poi potete aver scoperto una situazione scomoda lavorativamente parlando, e quindi magari in questa settimana iniziate a valutare l'idea di dare le dimissioni, di cambiare ufficio, di chiedere un trasferimento, di iniziare a inviare curriculum. Allora, ragazzi, c'è Mercurio retrogrado. L'ideale sarebbe aspettare. Se state decidendo così d'emblée, all'improvviso, di cambiare alla luce dei fatti che ci sono stati, il consiglio delle stelle prima di muovervi è di aspettare il 4 ottobre e quindi di assistere serafici, tipo Sfinge egiziana, agli eventi e vedere dove si deposita l'energia, perché voi ricordate che in natura prima c'è il geyser della luna piena, poi ci sono i giorni di assestamento, no? Quindi non avete ancora il quadro completo. Cercate, io so che dire a un Ariete di cercare calma e pazienza è un'ardua impresa. Io ho pianeti in Ariete, siete nel mio cuore, vi capisco. Così bisogna saper attendere i primi giorni di ottobre, lì vi muoverete. Se tanto mi dà tanto, probabilmente vi muoverete assolutamente e quindi chiederete spostamenti, agirete, no? E poi ci saranno risposte e cambiamenti che partiranno dal 28 ottobre al 20 dicembre. Quindi se io chiedo di essere trasferita e faccio questa domanda i primi giorni di ottobre, magari la risposta mi arriva dopo 2 o 3 settimane, per esempio. Questa è una delle condizioni. Un'altra delle cose interessanti che potete fare in questo tempo, che può accadere in questo tempo di attesa, è che voi con Mercurio retrogrado così valutate, ovviamente se potete con Mercurio retrogrado sistemate cose del passato, non cose che accadono così, che vi vengono in mente adesso. Ovviamente se un problema si presenta, ragazzi, affrontatelo, ok? Questo è perché è chiaro che è partito dal passato, no? Se si presenta adesso, voi affrontate, risolvete le vostre cose. Ma visto che c'è Mercurio retrogrado e quindi le stelle sconsigliano di usare, di agire, di mandare curriculum in questa fase, a meno che non lo desideraste già da prima, in quel caso mandate tutto quello che dovete mandare, potrebbe accadere che se scoprite qualcosa accaduto intorno al giorno 10 e non vi potete muovere perché è una doccia fredda, non immaginavate nulla di tutto ciò e dovete rimanere così ad assistere agli eventi, le cose si potrebbero, mentre voi siete inermi e praticate uno stato zen mai visto prima, potrebbe accadere che le cose si sistemino da sole o che vadano a finire a rotolare in una maniera talmente propizia, perché avete sempre Giove sul Sole, che poi insomma fra il 28 ottobre e il 20 dicembre la giustizia, come dire,
provveda ai vostri nemici così da sola, senza che voi abbiate alzato un dito, che poi insomma è quella cosa zen che dà anche delle soddisfazioni, no? Della serie siediti sul letto sulla sponda del fiume e aspetta il cadavere che passi. Questa potrebbe essere una di quelle situazioni, quindi se ve la sentite verificate, approfittate comunque di questo Mercurio retrogrado per risolvere tutte le cose del passato, perché ragazzi è un momento d'oro e anche i pianeti retrogradi lo suggeriscono, e vi ritroverete quando Giove tornerà in Ariete a Natale strepitosamente alleggeriti, quindi fatelo assolutamente. Io vi mando un grande bacio, forza e coraggio, siate zen in ogni caso, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro, anche per voi una settimana di revisioni, in realtà un po' per tutti, ragazzi, non vi sentiate, come dire, presi di mira dalle stelle, ma con 5 pianeti retrogradi e 5 pianeti, diciamo, generazionali, con Mercurio retrogrado che sarebbe il sesto in Bilancia, insomma è chiaro che siamo in una fase di grandissime revisioni che vengono presentate anche da situazioni postume alla luna piena potentissima del 10 settembre nel segno dei Pesci congiunta a Nettuno. Nel vostro caso questa luna può aver portato delle novità da revisionare poi, no? Che porteranno, che regalano conseguenze, insomma, che riguardano, ecco, l'entourage, quindi i colleghi, la classe, il team, la squadra, i turni. Ragazzi, potrebbero esserci delle novità, insomma, dei cambiamenti ovviamente riguardo a questi cambiamenti portati dall'allontanamento, si presume, o dall'esubero di, cioè se sono due cose opposte, i pianeti in pesci portano o l'allontanamento, la scomparsa, quindi la mancanza di qualcuno che quindi deve essere rimpiazzato, o un'eccedenza grossa magari, no? Parliamo di squadre, di team, quindi un rimpasto, delle novità. Ripeto, o riguardo agli amici, il team, alla squadra, insomma ai colleghi, o riguardo ad un progetto. Anche qui potrebbe, un progetto che ovviamente avevate da tempo, e anche qui emerge qualcosa che poi vi porterà a mettere in discussione. Allora, siccome abbiamo Mercurio retrogrado, ragazzi, che nel vostro caso è particolarmente sentito perché vi porta a rivisitare, così, a cambiare sia questioni lavorative, ragazzi, che questioni di salute, molto probabilmente, tipo avete sottovalutato qualcosa e questa cosa si ripresenta. Allora, nel caso si presentassero e ripresentassero cose che vengono dal passato, allora con Mercurio retrogrado è un'ottima idea, è un'ottima opportunità cercare di risolverle, di affrontarle diversamente rispetto al modo in cui erano state affrontate o non affrontate nel passato, che infatti non si è rivelato risolutivo, tanto è vero che queste cose si ripresentano. Per le questioni di salute, vabbè, insomma, ragazzi, si sa, cambiare medico, avere costanza, stile di vita a seconda di quello che si presenta. Per quanto riguarda le cose lavorative, beh, ragazzi, queste probabilmente sono molto collegate anche ai colleghi, alle persone, ad un progetto. Allora, il consiglio è di cercare di mediare dove potete, perché il Mercurio in Bilancia cerca di mediare. Sappiate che il giorno 24 Mercurio entra in Vergine. Potreste, se non c'è urgenza di intervenire, potreste attendere fino al giorno 24 prima di muovervi, fare, che ne so, cercare di risolvere, perché quando Mercurio, stiamo parlando dell'oroscopo della settimana prossima, ma ritengo che sia uno spoiler per il segno del Toro importante, quando Mercurio tornerà in retrogradazione nel segno della Vergine,
Beh, ragazzi, innanzitutto sarà uscito dall'ottica di Giove, dall'opposizione di Giove. Questa settimana Mercurio, oltre ad essere retrogrado, è opposto a Giove, quindi i fraintendimenti, chi lancia la pietra, il sasso e nasconde la mano, insomma, qualche falsità, questo misunderstanding, in teoria dovremmo veramente essere zen, fare le sfingi e fare finta di niente, insomma, però le situazioni sono varie, vaste e quindi non sempre si possono fare orecchie da mercante perché a volte insomma bisogna mettere dei paletti presto e subito. Quindi a seconda insomma del vostro grado di centratura, se non sapete proprio cosa fare, ragazzi, nei momenti di grande confusione, perché Mercurio retrogrado opposto a Giove porta anche come dire, a galla il nostro grado di lucidità e di centratura interiore, ok? Quindi se siamo completamente confusi, beh, forse è meglio non far nulla e aspettare veramente il giorno 24, quindi la prossima settimana, dove ci sarà assolutamente maggior lucidità. Ricordate sempre che insomma quando siamo confusi sarebbe meglio non agire, ok? Perché dovendo scegliere, ragazzi, ascoltate il cuore, il cuore. Se riuscite, perché poi nei momenti di grande confusione non è tanto facile, la mente ha un grande controllo, esercita un grande potere sul cuore, no? Siccome la verità, la connessione dell'essere umano con se stesso sta nel cuore, non nella pancia, quelli sono i bassi istinti, ragazzi. Se riuscite ad ascoltare il cuore, se riuscite ad ascoltare dove c'è, qual è la scelta che vi porta serenità, benessere, ok? Allora, ascoltate quella voce perché quella è assolutamente una bussola. Ricordo anche a voi che Mercurio retrogrado è utile per risolvere le cose del passato e di non prendere iniziative così cervellotiche e impulsive verso il futuro. Cioè, se io ho delle cose da sistemare, ovviamente ne abbiamo tantissime, ragazzi, e le ho da sistemare pregresse, quindi erano già da sistemare prima del 10 settembre, allora con Mercurio retrogrado avrò la possibilità e il dovere, ragazzi, di farlo. Se mi vengono strane idee, io racconto sempre così per ridere la storia di una volta che con Mercurio retrogrado, quella volta il Leone, terribile perché Mercurio nei segni di fuoco non dà il meglio di sé. Un Mercurio retrogrado, il Leone, decisi di cambiare l'operatore, ovviamente lavoravo già nel web, io praticamente non ho avuto la connessione da agosto fino a dicembre. Ho combinato un casino, sapevo benissimo che Mercurio era retrogrado per chi se lo sta chiedendo e volevo sfidare un po' la sorte, nel senso che volevo vedere un po' che cosa succedeva e poi con Mercurio retrogrado ho notato che a tutti viene un po' voglia di osare, così, no? Di uscire, di fare cose diverse, di uscire un po' dal seminato, di uscire un po' con la routine. E io quella volta combinai, misi una casa, un'intera famiglia incasinata senza internet e ben 4-5 mesi. Quindi andavamo avanti con la connessione dei telefonini, che in un paesino dico di alta collina non è assolutamente soddisfacente. Quindi attenzione, oppure ho visto gente, non tutti, non vi spaventate, però ho visto gente che ha acquistato, proprio firmato se non sbaglio, o ritirato, adesso non ricordo, lo so che fa la differenza, la macchina con Mercurio retrogrado e dopo un annetto qualcuno l'ha cambiata alla fine, perché insomma ce n'era sempre una, quindi se proprio la vita ci mette davanti all'obbligo di prendere delle decisioni con Mercurio retrogrado, vuol dire che è un crash test per vedere quanto siamo connessi. Altrimenti, insomma, per noi comuni mortali, se possiamo evitare, è consigliabile. Quindi c'è tutta una serie di cose del passato che ritornano, anche le amicizie, ragazzi, tutta una serie di cose del passato che ritornano, che vanno messe, che vanno sistemate compatibilmente insomma con le energie e con il meglio che si può fare. C'è proprio anche uno stile di vita forse da mettere in discussione e da togliere. E le stelle consigliano di eliminare qualche piacere, qualche comodità, qualche vizio in eccesso e di diventare un po' più spartani, quindi c'è sicuramente un momento come dire, di richiesta, di necessità di remise in forma. Continuano, ragazzi, le spese,
continuano le questioni burocratiche, tutte le cose da sistemare, i cavilli, le carte che non si trovano, la burocrazia. Sappiate che prima di ottobre inoltrato, insomma, queste cose saranno all'ordine del giorno, ma tutto questo, voi cercate di sistemare, siate certosini, perché comunque avete Saturno angolare in una posizione che desidera e pretende da voi rigore, ragazzi. Voi cercate di sistemare tutto e vedrete che ve lo ritroverete, no? Sarete ripagati anche da tutto l'impegno che ci state mettendo adesso, che ci avete messo quest'estate, tra luglio e agosto, anche per voi, anche se con ritardo arriverà a ottobre-novembre l'estate che non avete vissuto. Quindi forza e coraggio, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete così visti ritardi burocratici. Un grande bacio e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, insomma questa settimana siete reduci da una luna piena importante, determinante, che può aver innescato così proprio come un domino tutta una serie di conseguenze e di cambiamenti che riguardano la carriera, ragazzi, e così, le vostre massime aspirazioni, la vostra missione di vita. Allora, ovviamente non siamo tutti uguali, non arriviamo ad un transito tutti uguali e quindi c'è chi magari deve soltanto aggiustare il tiro e chi invece proprio a livello così di aspirazioni, di carriera, di mission di vita, magari desidera mettere tutto in discussione. Ok? Quindi dipende da quale fase della vita, da che età abbiamo, insomma, no? Quindi c'è anche chi il gemelli o l'ascendente gemelli che si è appena diplomato, che aveva deciso qualcosa per l'università e che adesso mette in atto un cambiamento rivoluzionario. Molti di voi sono predisposti alle attività nel sistema sanitario, di servizio, medici, medicina, professioni sanitarie, quindi magari in queste settimane, visto che c'è questa luna così particolare, avete avuto gli esiti positivi o negativi dei test d'ingresso. Questa è una cosa che al gemelli e all'ascendente gemelli in queste settimane può succedere e quindi in base a quella state riguardando, in base agli esiti, alle risposte di questa luna piena della scorsa settimana, state mettendo in discussione e facendo tante cose. Sono sicuramente mesi di indecisione, settimane di indecisione, avete Marte sul segno fino a marzo, il 24 marzo 2023, però ragazzi, periodo stressante, periodo movimentato, periodo di cambiamento, periodo in cui integrate il passato col futuro, senz'altro, però periodo di grandissima crescita. Voi vedrete che nella primavera del 2023 non sarete più gli stessi. Perché? Perché questo Marte strepitoso e anche impegnativo, polemico nel segno dei gemelli forma un trigono, c'è un assist perfetto con Saturno, che è il grande maestro, quindi c'è anche una crescita, una maturazione, un upgrade, un salto di qualità della vostra consapevolezza, della vostra persona a 360 gradi, che ovviamente si rifletterà anche nelle questioni lavorative. Quindi abbiamo detto che magari i più giovani stanno rivedendo le proprie scelte, la loro vita in base ai test d'ingresso all'università, altri invece hanno dei cambiamenti lavorativi proprio che in questa luna piena forse si sono palesati e magari era qualcosa che covavate dentro, un'esigenza che avevate dentro da molto tempo, o magari è qualcosa che si presenta all'improvviso. Allora, visto che c'è Mercurio retrogrado e Mercurio è il vostro governatore, questa settimana è anche opposto a Giove in maniera perfetta, quindi un po' di confusione, un po' di misunderstanding, un po' di indecisione marcata, un po' è un eufemismo. C'è un distinguo da fare. Se le cose che si sono presentate in questi giorni sono cose che avevate in mente da tempo, quindi appartengono al passato, appartengono ad un momento antecedente, il 10-11 settembre, allora con questo Mercurio retrogrado
potete risolverle, potete iniziare a risolverle, perché quando il vostro governatore è retrogrado è molto utile ed è molto costruttivo ed è molto saggio ed è molto intelligente risolvere le cose del passato, che siano cose burocratiche, cose da sistemare in casa, cose da sistemare in famiglia, cose da sistemare con i fratelli, dove non va bene qualcosa, perché a volte mi dite ma da dove parto? Ragazzi, dalla realtà. Le nostre imperfezioni interiori, la nostra non connessione interiore si traduce tranquillamente nella realtà. Dove le situazioni non funzionano c'è bisogno di amore, di luce e di attenzione e proprio di dedizione da parte nostra, perché è chiaro che le abbiamo trascurate per abitudini, per educazione, perché ci creano, perché abbiamo difficoltà, perché non abbiamo i rudimenti per farlo. Quindi cercate di risolvere tutte le cose del passato. Se in queste settimane, soprattutto in questa con Giove opposto, dovessero venirvi i 5 minuti, basta, vado a vivere da solo, basta, mi licenzio, ragazzi, siate come le sfingi, non ascoltate neanche voi stessi, cioè questo è quel momento dell'anno in cui veramente dovete fare come Ulisse, farvi legare all'albero maestro e se avete la forza di ascoltare quello che le sirene vi sussurrano alle orecchie, ma non agite, non vi fate fregare, perché è un momento di grande indecisione si potrebbero prendere delle grandissime cantonate. Già Mercurio retrogrado non è eccezionale, ma quando c'è l'opposizione di Giove proprio è come se ci fosse una spinta irrazionale a licenziarci, ad affrancarsi da situazioni, a uscire da matrimoni, a compiere azioni legali, a fare anche colpi di testa che potrebbero avere delle ripercussioni legali. È un momento di irrazionalità. Ovviamente non siamo tutti uguali, se siamo in un periodo di sbando totale, ragazzi, è chiaro che questo transito è più delicato. Se siamo in un periodo di centratura, stiamo lavorando su noi stessi, insomma le cose sono sotto controllo, è chiaro che riusciamo a gestire meglio la situazione, quindi è anche un crash test. Per tutte le persone che mi dicono ma io devo iscrivermi all'università, cioè io devo iniziare l'università sotto Mercurio retrogrado questa settimana, ragazzi, quella va iniziata, cioè nel senso che se ci sono le lezioni non andarci non cambierà l'esito di Mercurio retrogrado. Questo per dirvi, ci sono delle cose alle quali non possiamo sottostare, andare a fare le analisi, andare a fare un intervento, quelle sono cose che avevamo deciso prima, no? Quindi fanno parte del passato e possiamo, anche se ci chiamano a firmare un contratto di assunzione, è chiaro che il contratto di assunzione è il figlio di un percorso, scusate, il figlio di un percorso che è iniziato prima. Quindi andate sereni e verificate se per voi poi nel tempo questo lavoro era quello che volevate, no? Se quindi la scelta è stata fatta bene o se è un'occasione per capire ancora meglio, perché Mercurio retrogrado è anche questo, conoscersi laddove non ci conoscevamo. Valutate se per voi invece era un'occasione in più per sapere cosa non vi piace fare, ok? Quindi è sempre un'esperienza. Poi voi siete ovviamente, siccome il vostro governatore insieme alla Vergine, siete quelli che ne risentono di più. Vi ricordo che sono giornate molto tumultuose, polemiche, un po' indecise, luce e buio si alternano, momenti di up and down, ma è anche perché Marte in Gemelli, che è sul vostro Sole, sul vostro ascendente, però ovviamente ragazzi è anche una palestra mentale interessante ed utilissima per conoscersi, ok? Per conoscersi, perché Marte che è l'energia, Marte che è il conflitto, ci dà la possibilità, vivendo delle situazioni sfidanti, di vedere come le reagiamo e come agiamo di fronte a una sfida, a un nemico, ad una situazione complicata. Vi ricordo che comunque saranno occasioni di grande crescita. È un momento per l'amore nel quale potrebbero esserci ritorni, incontri di persone del passato, o potrebbe essere un momento nel quale rivedete le vostre azioni, i vostri sentimenti, spuntano situazioni del passato, ragazzi, rivali, persone
persone, no? Questioni sentimentali, anch'esse da rivalutare con occhi nuovi, con nuove informazioni per mettere i tasselli al posto giusto. Se avete vissuto un allontanamento, insomma, è un'ottima occasione per recuperare. È un'ottima occasione per ritornare sui vostri passi. Se avete sbagliato voi o comunque se sperate in un ritorno, c'è la possibilità, ragazzi, assolutamente di un recupero. Molti gemelli, ascendente gemelli, con Marte sestile a Giove, avranno anche la possibilità di fare tanti di quegli incontri per cui saranno indecisi sia sentimentalmente, ragazzi, che lavorativamente. Non prendete decisioni prima che Mercurio sia tornato diretto, quindi fino a ottobre inoltrato non si prendono decisioni. Questa settimana state tranquilli, cercate di sistemare così con calma tutte le questioni burocratiche, lavorative del passato e cercate di non cedere alle provocazioni, di andarvi a infilare in situazioni complicate e, come dire, di osare l'inosabile, di farvi venire strane idee. Quindi ragazzi, forza e coraggio, che le 3 settimane passano velocemente. Un grande bacio e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, questa settimana mietete dei successi legati alla consapevolezza, c'è stato un aumento della consapevolezza, state godendo del riflesso della luna piena in pesci congiunta a Nettuno della scorsa settimana. Che cosa si sia sbloccato, tra l'altro con Mercurio retrogrado e con altri diciamo con 6 pianeti retrogradi, perché abbiamo Mercurio, Giove, Urano, Nettuno, Saturno e Plutone. Insomma, ragazzi, si è creata un'alchimia, un equilibrio perfetto per cui state comprendendo qualcosa di importante. State rivalutando cose del passato, state sistemando tante situazioni e in questo tumulto di cambiamenti che avete avuto, perché Giove in Ariete non è stato comodo, i pianeti in Capricorno non sono stati comodi, Plutone con la luna piena di giugno, insomma, ragazzi, siete in una grande fase di evoluzione, le stelle vi chiedono di trasformarvi, voi siete molto legati al passato e quindi c'è un gioco forza. È dalla resistenza che facciamo al cambiamento, dalla resistenza rispetto al rilascio delle emozioni, delle persone, dei ricordi, che in voi è fortissima, che nasce la sofferenza e la difficoltà, ok? Voi siete segni cardinali, quindi avete il potere enorme di dare inizio alle cose, di cambiare il mondo, le situazioni. Avete il potere perché voi siete come l'Ariete, come la Bilancia, come il Capricorno, siete legati siete il primo segno della nuova stagione, no? Voi rappresentate per esempio l'estate. L'Ariete per esempio rappresenta la primavera e quindi siete segni cardinali che proprio rappresentano il cardine, l'inizio, la svolta di qualcosa. Avete un grande potere. Se foste più consapevoli, no, di queste cose, probabilmente razionalizzereste un po' l'attaccamento al passato, perché quando voi sentite che potete mollare gli ormeggi tutto cambia, avete questa magia insita, però ovviamente dovete arrivare al punto di maturazione. Questa luna piena in trigono, quindi in ottimo aspetto al vostro sole, al vostro ascendente cancro, è un mollare gli ormeggi. La nave sta salpando. C'è chi ci arriva subito perché non siamo tutti uguali, quindi non arriviamo, non siamo allo stesso grado di evoluzione, abbiamo dei periodi di up, abbiamo dei periodi di down, abbiamo tutto, ragazzi, perché poi dipende anche dal tema natale, no? Magari c'è chi ha degli assist diversi, magari un Saturno dominante, quindi regge meglio Saturno, quindi c'è chi con questa luna ha veramente mollato gli ormeggi e sta andando lontano, quindi vi si è aperto un mondo, avete deciso cosa fare del vostro futuro, state andando lontano, state andando all'estero,
il lontano vi sta chiamando, avete superato un grandissimo limite, una grande paura, avete avuto una grande guarigione interiore, state andando nell'università, nei master, vi state laureando, cioè proprio c'è chi sta già avanzando proprio a passi svelti, veloci, immensi, come la portata di una luna piena in pesci congiunta a Nettuno, verso un futuro, c'è chi sta macinando già chilometri e c'è chi ha fatto le sue resistenze ma adesso sta comprendendo e quindi ragazzi sarà tutto un rielaborare cose nelle prossime settimane, poi immensa, strepitosa, gli effetti di questa luna, se fate un po' insomma, no? Se c'è un po' di ruggine a mollare le prese, vedrete i grandissimi, datevi un po' di tempo, datevi un mesetto e mezzo, i grandissimi risultati, i grandissimi effetti di questa luna si vedranno dal 28 ottobre al 20 dicembre perché Giove, pianeta della grande fortuna ma anche della visione lucida delle cose, delle opportunità, tornerà favorevole, tornerà in pesci, tornerà agli stessi gradi di questa luna e quindi svilupperà le cose, svilupperà quello che state comprendendo adesso. Ora consiglio, questo per tutti, anche per chi sta macinando chilometri velocemente. Ragazzi, c'è Mercurio retrogrado, questa settimana si compie la perfetta opposizione tra Mercurio già retrogrado, quindi insomma va preso con le pinze, e Giove, Mercurio in bilancia e Giove in Ariete. Cosa significa? Questo è un transito utile per risolvere le cose del passato. Non è utile per avere colpi di testa, colpi di genio, cioè se durante questa settimana dovesse venirvi in mente, basta, sai che c'è, mollo tutto e me ne vado, allora qua devo dirvi che vi consiglio di aspettare almeno il 4-5 ottobre, perché i colpi di genio che arrivano con Mercurio retrogrado sono sempre da valutare, perché non abbiamo una visione, come dire, collegata al futuro, ma è come se prendessimo queste decisioni per qualcosa che ci lega al passato, no? Per delle valutazioni che però non sono ancora in fase appunto di, come dire, di sviluppo. Noi finiamo di fare le nostre valutazioni riguardo a questioni del passato, ma anche cose che si sviluppano adesso, quando Mercurio torna diretto. Quindi possiamo liberamente prendere nota di tutto quello che ci viene in mente durante la retrogradazione di Mercurio che finirà il 4 ottobre, però attuarlo dopo, perché appunto siamo in fase di valutazione che non è finita, che non è completa. È come se il computer stesse facendo un aggiornamento, questi sono momenti di aggiornamento che si verificano durante l'anno e noi lo interrompessimo. Quindi l'aggiornamento a cosa serve? Insomma, che ne so, a ripristinare le app che ci sono, quindi controllate le cose del passato. In generale abbiamo, oltre a Mercurio, 5 pianeti retrogradi, quindi è inevitabile che scartoffie, carte bollate, cose del passato, situazioni, compravendite, questioni familiari, qualsiasi bega ritorna. Ora non è detto che tornino solo le beghe, ragazzi, perché comunque voi avete un cielo che inizia a sistemarsi, la Luna ha fatto degli ottimi aspetti, ragazzi, rispetto Venere è entrata in un segno amico, la Luna ha fatto ottimi aspetti con Urano, col nodo, c'è soltanto un senso di inquietudine, le cose si stanno rivalutando, c'è soltanto un senso di inquietudine portato da Marte in Gemelli. Il consiglio in questa settimana è di non esporvi tantissimo, nonostante ragazzi qualcosa possa emergere. Alcuni di voi sono tesi e sono irrequieti per un'irrequietezza che hanno nell'interno. Altri potrebbero scoprire di avere i famosi nemici nascosti, ok? Allora ragazzi, in entrambi i casi, se ce la fate, non reagite alle provocazioni, mettetevi in una situazione di zen, cercate di fare i soliti respiri profondi, un po' di yoga, le camminate, i fiori di Bach. Qualcuno mi ha scritto i fiori di Bach non sono acqua fresca. Ragazzi, se il fiore di Bach è acqua fresca, là poi andiamo nel medicale, ok? E poi là è appannaggio dei medici. E se i fiori di Bach sono acqua fresca, ragazzi,
vuol dire che avete aspettato troppo e che sì, dovete andare assolutamente dal medico. Non c'è nessuna vergogna per questioni di salute a curare qualsiasi sfera della nostra vita. Quindi se questa irrequietezza che Marte in Gemelli vi sta provocando nell'inconscio diventa ingestibile, ragazzi, parlate. Eh, Fatevi aiutare, non abbiate timori. Ve lo dico anche perché con Marte in Gemelli, per esempio nel vostro caso è in un punto sensibile. Sappiate ragazzi che questo sarà un transito che non ha la durata normale di 45 giorni, ma durerà 7 mesi. Marte in Gemelli è tanto polemica, è tanto mobbing, è tanto bullismo sia di persona che sui social, e da quando è entrato sono già successe, ci sono stati già dei fenomeni. Ragazzi, se doveste trovarvi in queste situazioni, non vi vergognate di chiedere aiuto, dobbiamo parlare. La parola, la verità hanno una vibrazione e sono luce, e voi scoprirete quanta solidarietà, quanto aiuto trovate, parlate. Se una persona non vi dà soddisfazione, ditelo a un'altra. Parlate, non abbiate timore di raccontare se siete vessati, se siete stressati, se subite delle ingiustizie. È la soluzione, avere il coraggio di parlare, avere il coraggio di portare delle cose che ci fanno male alla luce, le stempera, le neutralizza. Nell'ombra va portata esattamente la luce. Non lasciatevi intimorire, ricordate che tutto quello che abbiamo dentro e che non riusciamo a tirare fuori è come se creasse una voragine dentro di noi, ed è come se si ingigantisse. Quindi, siccome siete tra quelli che potrebbero risentire maggiormente di queste polemiche, di questi attacchi, di queste tensioni, insomma, potreste veramente scoprire di avere qualcuno un haters, qualcuno che vi va contro. Non abbiate timore, non lo tenete tutto per voi, confidatevi, rendetelo pubblico, ok? Ricordatevi che chi ci attacca sta rosicando, ragazzi, altrimenti impiegherebbe il proprio tempo e le proprie energie per fare altro, ok? Se non le abbiamo fatto niente. Quindi mi raccomando, se doveste essere vittime di queste situazioni, ragazzi, voi siete sempre così riservati, chiusi per la vostra emotività. Abbiate il coraggio di farla venire fuori. Questo è un anno di grande rinascita per voi, e questo è un passo avanti che dovete fare, quello di aprirvi, perché il cancro, quando ha questi problemi, tende a chiudersi, ok? Proprio voi immaginate il granchietto che, come lo sfiori, si ritira. Quindi settimana così, nella quale gli altri, lasciate che gli altri si complichino la vita e vi dichiarino guerra. Voi tutelatevi, ma non prendete, come dire, non programmate la vostra vita in base agli eventi di questa settimana. Affrontate soltanto le cose che vi capitano per risolvere quello che riguarda il passato, e createvi una schiera di amicizie, di protezioni intorno, perché è la vostra salvezza, e i transiti spingono affinché ciò accada. Quindi fortissimi, un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, allora mi sembra dalle stelle che voi siate alle prese con questioni ereditarie. State anelando tantissimo ad una rinascita che vi dia la libertà, proprio la libertà spirituale, proprio liberi da vincoli, da costrizioni. Il vostro desiderio sarebbe fluire liberamente, così in maniera impalpabile, anche scomparire dalle beghe delle cose, delle questioni terrene. La luna piena del 10 ha fatto emergere qualche altra novità, qualcosa, ragazzi, qualcos'altro da sistemare. È chiaro che la luna piena in pesci, congiunta a Nettuno, ha fatto sommergere in alcuni casi, ragazzi, non in tutti, perché non arriviamo tutti uguali ad un transito, no? Ognuno, se per voi si parla di eredità, ognuno di noi ha una sua storia familiare, no? Cioè chi ce l'ha più pesante, chi ce l'ha un po' più leggera, ok?
Quindi quello che voi state risolvendo, insomma, a seconda del vostro percorso, del vostro trascorso e soprattutto di quello che avete risolto finora, perché ragazzi, se noi facessimo il nostro un po', come dire, dalla maggiore età, se noi riuscissimo ogni giorno a fare quelli che sono, a sistemare un po' come le formichine, una briciola di doveri e di responsabilità, probabilmente non esisterebbero transiti pesantissimi, no? Comunque, questi pianeti in pesci che fanno emergere cose da risolvere affinché voi poi, una volta risolte, abbiate la libertà, si scontrano prima con la Venere in Vergine e anche con il Sole, quindi probabilmente ci sono delle diatribe, delle questioni da risolvere di carattere economico con i familiari, prima che voi vi vincoliate, no? Vi svincoliate con i familiari, con gli affetti, forse per fare qualcosa, per sistemare qualcosa dovete rinunciare a un piacere, a una buona abitudine, a un agio, insomma, al fine di ottenere quello che desiderate, cioè una vera rinascita, che molto probabilmente si verificherà poi tra novembre e dicembre, alla luce insomma delle cose che sistemerete adesso, a qualcosa bisogna pur rinunciare, quindi a una comodità, a un piacere, a una frequentazione, forse a un affetto, ragazzi, non so come dirvi, però è come se ci fosse una rinuncita. E già vi anticipo e ve lo spoilero che adesso c'è Mercurio retrogrado opposto a Giove, quindi adesso potreste avere dei misunderstanding con le persone, magari di famiglia, ma ci sono dei misunderstanding anche con burocrazia ed uffici. Vi anticipo che la cosa non sarà finita perché dal 24 settembre, quando Mercurio tornerà in moto retrogrado in Vergine, probabilmente potrebbe emergere anche qualcos'altro, da pagare o che magari voi dovete avere. Comunque emergerà qualcosa legato al passato che riguarda le finanze e sembra una regolarizzazione così dei conti, se c'era qualcosa in sospeso, un dare e avere in sospeso tra il 23 settembre e il 4 ottobre, ragazzi, dovrebbe essere, come dire, diciamo regolarizzato, o comunque si dovrebbe verificare l'opportunità di regolarizzarlo. Quindi alla domanda abbiamo finito con queste storie, no? Con queste questioni ereditarie, con queste questioni anche economiche, insomma, che vi stanno chiedendo di essere risolte, non ancora. Allora, volevo dire anche a voi, come a tutti, che questa settimana è la settimana in cui Mercurio, che è già retrogrado dall'11, farà l'opposizione perfetta proprio al grado con Giove. Quindi questa è la settimana, come dire, di massimo down, si può dire, la settimana di maggior confusione, la settimana in cui non si trovano carte, in cui magari agli uffici non ci rispondono, è una settimana di misunderstanding. Facciamo che è un ground zero, proprio un punto zero. Non vi scoraggiate, perché ragazzi, come diceva mia nonna, più scuro di mezzanotte non si può fare, nel senso che le cose, se devono essere risolte, devono essere risolte. Mercurio retrogrado è una sorta di revisione, ok? Quindi è inevitabile che emergano cose del passato che ci toccano, che possono essere scomode e che con dei transiti così balordi, così confondenti, non tutta la macchina venga oliata. Non vi irritate, se possibile non prendete prese di posizione, siate come le sfingi, stabilite, così, assumete un atteggiamento zen. Lasciate passare, se dovessero proprio verificarsi richieste assurde, richieste di duplicare cose, di pagarle 2 volte, cercate di far passare questa settimana e questo transito e cercate di traghettarvi così in maniera zen alla prossima. Laddove non fosse proprio possibile, ragazzi, sappiate che Mercurio retrogrado, poi opposto a Giove, è un crash test. È un crash test che capita più volte nella vita, è come quando si sta aggiornando l'app e a volte si inceppa e dice qua manca questo, no? Viene fuori un bug, qualcosa.
dobbiamo riaggiustare il tiro. Perché? Perché comunque dopo Mercurio retrogrado e su un cielo di altri ben 5 pianeti retrogradi, quali Giove, Saturno, Urano, Plutone, Nettuno e Plutone, ragazzi, è chiaro che noi stiamo sistemando il passato per andare liberi nel futuro. Il Leone e l'ascendente Leone hanno il carico da 90, hanno il carico da 90 per questa cosa, stanno chiudendo col passato, un passato più importante di altri segni, perché Leone, ascendente Leone, stanno vivendo l'opposizione di Saturno, quindi nei contratti si chiudono fasi importanti della vita, nei contratti lavorativi, nelle questioni matrimoniali, nei rapporti interpersonali, nelle società, con alcuni luoghi, c'è chi si sta trasferendo, sta tornando nel proprio paese, chi va lontano. Ci sono dei transiti epocali, quindi è chiaro che per voi le beghe, le questioni da risolvere possono essere più impegnative. Non vi scoraggiate, Giove opposto a Mercurio può portare queste cose, rifare una cosa 2 volte, rifare la richiesta, risolvere smarrimenti di situazioni, rispiegare le cose 2 volte, ripagarle 2 volte. Ragazzi, lasciate che sia, ovviamente ove possibile intervenite, ma se proprio non c'è verso e la strada che avete scelto prima di Mercurio retrogrado, quindi prima dell'11 settembre, passa attraverso queste beghe, il consiglio delle stelle, se potete aspettare, aspettate 2 o 3 settimane, se non potete aspettare, passateci attraverso, è anche un discorso di scelte. Cercate comunque di rimanere fermi nelle cose del passato e cercate di non prendere decisioni per il futuro. Quando c'è Mercurio retrogrado siamo in fase di rivalutazione, quindi ci sta che ci vengano dei colpi di genio, ma è una rivalutazione che non è ancora conclusa. Quindi segnatevi tutto quello che vi viene in mente in questi giorni, ma andrà verificato e rivalutato se insomma ancora valido e attendibile a partire dal 5 ottobre, quando Mercurio tornerà diretto. Quindi questa settimana, se siete fra quelli che stanno aspettando che un processo, un procedimento legale, un contratto, una firma si verifichino, con la luna piena in pesci congiunta a Nettuno della scorsa settimana, potreste avere già delle novità, qualcosa potrebbe essersi già mosso, sicuramente in maniera lenta, rallentata. Per tutti quelli che devono fare un acquisto, per tutti quelli che si stanno muovendo dopo questa luna piena, ragazzi, sappiate che gli effetti di questa luna si vedranno fra ottobre e novembre, fra fine ottobre, novembre e dicembre. E vi spoilerò anche che ottobre, che comunque insomma ci manca un mesetto, Saturno tornerà diretto, dovrei farci un video, quindi il freno a mano stretto legato al passato che non sta facendo decollare le cose per Leone, ascendente Leone, dovrebbe, quindi tutti i blocchi, no? Per intenderci, tutti gli stop, dovrebbero, almeno in quel senso, essere tolti. Quindi le cose si stanno sistemando. Vi ricordo che avete ancora Giove a favore, soprattutto prima e seconda decade lo sentono ancora, quindi voglia di andare lontano in tutti i sensi, l'estero, l'evoluzione. Probabilmente state per iniziare anche un nuovo percorso di conoscenza, di una nuova fase evolutiva, o forse proprio fisicamente, che vi porterà lontano. Scommetto che c'è un paese dell'estero o una persona dall'estero che vi chiama e che potrebbe portarvi fortuna. Fatemi sapere nei commenti se sta accadendo qualcosa del genere. Vi faccio un grande in bocca al lupo, vi ricordo che avete maretta e movimento anche con gli amici. È un periodo assolutamente movimentato con gli amici, con i colleghi, con l'entourage, ma tutto sarà in fase di miglioramento, soprattutto da ottobre. Un grande bacio e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, voi siete nei giorni del vostro compleanno che terminerà il 23 settembre. Per tutti quelli che capitano per la prima volta su questi video, volevo ricordarvi che i giorni intorno al compleanno
I 10 giorni prima e i 10 giorni dopo sono i giorni più sensibili, più delicati dell'anno e quelli nei quali gli avvenimenti, quello che si verifica, quello che accade, detta un po' il trend dei 365 giorni che verranno. Questo perché quando il Sole ritorna su se stesso, e il Sole è la nostra energia vitale, solitamente, insomma, quelli sono dei giorni di rinascita e con il cielo che il Sole trova, detta un po' il trend. Quindi molte vergini e molte ascendente vergine, ma maggiormente le vergini hanno delle novità per quanto riguarda le relazioni, i procedimenti legali, il lavoro, i contratti, i rapporti a due. Cosa accade? Che c'è chi ha terminato un contratto, ha terminato un lavoro, una relazione e chi ne sta già iniziando un'altra. C'è chi ha l'avvicendamento, il vecchio deve essere superato dal nuovo, però finché il nuovo arrivi bisogna fare spazio e quindi il vecchio deve andare via. Magari queste vecchie relazioni, questi vecchi luoghi di lavoro fanno un po' di resistenza, quindi è senz'altro un momento di grande transizione. Per voi non solo queste giornate sono particolari perché c'è il ritorno del sole e del sole, in pratica siete nel mese del vostro compleanno. Il vostro governatore, il vostro pianeta governatore che è Mercurio è anche retrogrado. Che cosa significa, ragazzi? Che quest'anno fare il compleanno con Mercurio retrogrado indica che molto probabilmente bisognerà dedicarsi seriamente, concretamente, senza ansie e senza stress, a risolvere delle cose che ci incasinano la vita, che non ce la fanno andare bene, a risolvere cose del passato che non sono state risolte. Questa settimana dovrebbe emergere qualcosa, perché questa settimana, dal passato ovviamente, qualcosa di economico, non è detto che siano soltanto sanzioni e cose da pagare, ragazzi. Questa settimana potrebbero anche ripresentarsi persone dal passato che vi dovevano qualcosa. Senz'altro una settimana di regolarizzazione di conti e come lo sarà anche la prossima. Quindi c'è questa cosa, a seconda che voi siate in debito o in credito con il passato, esso si ripresenterà sotto la forma del dare o dell'avere, quindi mettiamoci, come dire, mettiamoci nella predisposizione tale per risolvere queste cose. Il consiglio innanzitutto con Mercurio retrogrado è di essere precisi, responsabili, concreti, di risolvere le cose del passato, ma di non prendere decisioni impulsive, di firmare, di impelagarsi con cose che riguardano il futuro. Cioè, se domani mattina doveste svegliarvi e dire basta, adesso vado lì, faccio questo lavoro, mi licenzio da qui, se la situazione non è proprio insopportabile, le stelle consiglierebbero di tergiversare un attimo, cioè di prendere del tempo, no? Perché questa settimana appunto già Mercurio è retrogrado, quindi vi spinge più che altro a risolvere quello che avete, no? Quindi a volgerlo al meglio prima di lasciarlo andare, e poi c'è l'opposizione di Giove, quindi non avete neanche una visione chiara delle cose. Non avete proprio, è un momento di confusione, è un momento di confusione durante il quale non bisognerebbe neanche fare grandi spese perché potrebbero esserci delle perdite, non è il momento di giocare per esempio perché magari no, si potrebbero perdere dei soldi, non è il momento di tentare la fortuna, è il momento di osservarsi per cercare un equilibrio, ok? Perché potrebbero emergere tante mancanze e quindi cercare di colmarle in una maniera così frettolosa, impulsiva, che non che porterà ulteriori incasinamenti. Quindi settimana importante per coltivare la calma e per trovarsi, come dire, per essere zen, ragazzi. Questo è importante.
Chi si è già liberato, perché a volte noi non siamo capaci di liberarci, ma quando una situazione è finita e non ha più il suo scopo nella nostra vita, magari è dall'esterno che ci arriva l'aiuto e quindi ci licenziano, qualcuno ci lascia, qualcuno viene trasferito per lavoro e quindi poi da lì inizia un progressivo allontanamento che ci apre una finestra diversa sul mondo, anche se all'inizio, quando ci manca la routine, quando ci mancano le abitudini, sembra che il mondo crolli, no? Però la Vergine non è nota per la flessibilità, però questi sono degli allenamenti, degli esercizi di stile che invece la mantengono giovane ed elastica. Quindi qualora ci fosse già stato il distacco, la fine di una situazione, beh allora ragazzi, la luna piena della scorsa settimana può aver aperto un varco che porterà delle notizie molto interessanti. Quindi se una relazione o un lavoro dovessero essere conclusi, dovrebbe arrivarne presto un altro. Non è detto che non arrivi dal passato, cioè che non ci sia un ritorno di ex dal passato, se è una situazione, come dire, se si tratta di situazione sentimentale, non è detto che non vi arrivi la chiamata da un posto del passato. Se nulla si dovesse compiere, ragazzi, sappiate che per fine ottobre dovreste aver risolto. Se si tratta di lavoro e doveste vedere che magari con Mercurio retrogrado non arriva nulla, ragazzi, sappiate che da fine ottobre dovrebbero esserci delle grandi novità, ma è già molto buona la luna nuova, se non sbaglio del 4 ottobre, perché potrebbe, ripeto, portarvi dei soldi. Se aspettate dei soldi dal passato, dovrebbero arrivare anch'essi. Un'altra cosa che volevo dirvi è che o nuove conoscenze, nuove competenze, nuovi corsi e università vi chiamano o vi chiama il lontano. Potrebbe essere il caso di valutare un trasferimento o in un'altra città o in un'altra regione o anche temporaneamente, ragazzi, in un altro paese. Tra l'altro Marte in Gemelli sembra proprio che per questioni lavorative vi spinga ad allontanarvi dal domicilio, quindi valutate anche questa cosa. Potrebbe trattarsi di una proposta transitoria, quindi poi tornare all'ovile, e potrebbe invece trattarsi di un nuovo ponte. Voi vi state preparando ad una rivoluzione interiore data dall'opposizione di Saturno che avverrà da marzo 2023. Giove opposto forse vi ha già preannunciato qualcosa che poi Saturno confermerà. Quindi ragazzi, valutate l'idea, ad ottobre avrete là sicuramente una visione già più lucida rispetto adesso, perché appunto Mercurio retrogrado voi lo sentite tantissimo ed è in fase di rivalutazione, però da metà ottobre probabilmente ci saranno dei cambiamenti lavorativi che vi porteranno in un posto lontano da quello in cui siete adesso. E se invece la location, il comune, la regione rimangono gli stessi, probabilmente la sede di lavoro è destinata a cambiare. Quindi nelle giornate d'altra parte ragazzi, un compleanno con la luna piena opposta ce l'abbiamo tutti nel mese del compleanno, ma il governatore retrogrado indica che ci sono delle cose da risolvere, un passato che ritorna e quindi la situazione non è uguale. Quest'anno le cose non andranno uguali all'anno scorso. Ripeto, il lontano vi chiama, quindi fatemi sapere nuove competenze, come se doveste cambiare pelle. Se finora avete fatto un lavoro in un posto, forse potreste ampliare, espandere o cambiare le competenze. Fatemi sapere come stanno andando le cose, perché è molto interessante, visto che vi state preparando all'opposizione di Saturno. Io vi mando un grande bacio, vi faccio tantissimi auguri di buon compleanno e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia,
Questa settimana Mercurio è nel vostro segno, è ancora nel vostro segno ed è in moto retrogrado, quindi oltre ai segni come Gemelli e Vergine che sono governati da Mercurio e quindi risentono particolarmente dei propri transiti, anche voi, come diciamo come terzo segno, se io dovessi mettervi sul podio potrei dire che siete vittime di ripensamenti, confusione, rivalutazioni, indecisioni, questioni del passato da rielaborare, insomma, quei periodi confusi nei quali ondeggiate. Non è una novità per i rappresentanti della bilancia, no? E anche dell'ascendente bilancia. Nella vostra natura c'è già una sorta di alternanza che a volte è più forte, più marcata e a volte è insomma un po' più accennata, soprattutto chi ha l'ascendente bilancia riesce a mantenere un apparente decoro, ma proprio la vostra energia è caratterizzata da alti e bassi, da up and down, meno equilibrata di quello che l'astrologia, insomma, tradizionale, un po' spiccia, vuole definirvi, perché non siete esattamente i più equilibrati, ragazzi. Siete delle incarnazioni, l'incarnazione del segno della bilancia è un'incarnazione che vi spinge proprio a equilibrare tutti i giorni, a trovare un equilibrio tra mente e cuore. Quindi voi nascete alla ricerca dell'equilibrio e ovviamente tutto un esercizio di stile quotidiano, a volte predomina il cuore, l'amabilità, la comprensione, l'accoglienza, l'inclusione, la compassione, riuscite ad essere i re, le regine della compassione quando siete nel cuore e riuscite ad essere nella critica, nel distacco, nell'esclusione, nello snobismo, no? Quando siete nella mente. Quindi sì, innanzitutto il vostro equilibrio è stare sempre nel cuore, uno perché nel cuore c'è la bussola, no? C'è proprio una bussola, c'è la riconnessione dell'essere umano a se stesso, due perché voi siete dei venusiani venuti per amare, la sfida è superare la ragione, la critica. Quindi ci sono dei momenti dell'anno in cui è ancora, o dei periodi, no, della vita in cui è ancora più difficile, sfidante mantenere questa mission, mantenere questo impegno. Da maggio 2022, per esempio, state attraversando un periodo sfidante. Perché? Perché Giove è entrato in Ariete, si chiude un ciclo iniziato nel 2011, potrebbe tornare un ciclo del 99, potrebbe tornare un altro dell'87, io vado a memoria, non ho studiato niente, ma sia su YouTube, no? Nei post di YouTube, sia sulla pagina Facebook di Stars and the City e di Instagram di Stars and the City potete trovare i cicli di Giove in Ariete, no? Per vedere, così per giocare un po' con la memoria e per vedere nella vostra vita quale anno si sta riproponendo. La notizia è che volendo non è detto che ritorni un anno solo, no? Cioè situazioni legate a quegli anni, ma potrebbero tornare insomma più situazioni. Quindi con Giove opposto, con Giove in Ariete opposto al vostro Sole in Bilancia, al vostro ascendente Bilancia, l'equilibrio, mantenere l'equilibrio e fare la cosa giusta non per voi ragazzi, dovete bypassare l'egoismo, la cosa giusta per la giustizia in sé, ciò che la coscienza richiede, fare la cosa giusta in questo momento potrebbe essere ancora più difficile. Ci tengo a precisare che ogni 12 anni, quando Giove ritorna in opposizione, soprattutto al Sole, ragazzi, perché all'ascendente è una situazione migliore, ma quando Giove ritorna opposto al Sole emerge il nostro lato ombra, le nostre paure, la nostra parte brutta, le cosiddette ottave basse, cioè la parte meno nobile, meno in luce della nostra personalità, le paure, le fobie, i rancori, le cose non risolte. E là si può fare un bilancio rispetto ai 12 anni precedenti, quindi alla volta precedente in cui ritornò Giove opposto, per vedere
se stiamo messi come allora o se nel frattempo, volenti o nolenti, abbiamo risolto un po' di cose dentro di noi, cioè se abbiamo fatto i conti con noi stessi, se ogni volta che Giove ritorna opposto, quindi ogni 12 anni, succedono le stesse cose e ricevo la truffa e tradisco e faccio questo e faccio quello, allora vuol dire che non sto andando molto avanti. Quindi anno scomodo, senz'altro, se vi può consolare ce l'abbiamo tutti, cioè ogni anno Giove si avvicenda in un segno e quindi ogni anno il segno opposto al segno in cui gravita Giove, insomma, ha le sue rogne, ha le sue gatte da pelare, però è ovviamente anche un anno molto istruttivo, è un anno che ci fa fare i conti con noi stessi. Quindi sicuramente questo Giove in Ariete, opposto, questa settimana proprio opposto al grado perfetto a Mercurio retrogrado in Bilancia, cosa vi porta? Allora, Mercurio, la mente, no? Le notizie, le comunicazioni, l'energia, cerca di sistemare in maniera coscienziosa, legale, equilibrata questioni del passato. E Giove in Ariete opposto invece probabilmente vi vorrebbe far giocare una partita da solisti, cioè da individualisti. Quindi insomma quello che si evidenzia, addirittura andare contro quello che è giusto, contro la legalità, potrebbe venire fuori questa sfida, no? Cioè potrebbe venire fuori un lato ombra che insomma poi è un po' il vostro discendente che è in Ariete, quindi competitivi, no? Marziani, quindi combattenti, litigiosi, ostili. Se viene fuori quello, ragazzi, non siete impazziti, state semplicemente integrando il vostro lato ombra, no? Perché dietro a tutta quella facciata di conciliazione, questa mission bilancina di conciliazione e di equilibrio, è chiaro che c'è un passato in cui l'equilibrio non c'è stato, nel senso che il segno della bilancia, appunto, come abbiamo detto, deve equilibrare aumenta il cuore, e poi è il segno della coppia, cioè del noi, del riuscire a stare con l'altro e a riuscire a farlo nella maniera giusta. Quindi do ut des, però cioè do. Quindi do affinché tu mi dia, perché ovviamente è importante la reciprocità, no? Il segno della bilancia rappresenta la reciprocità. Nella coppia bisogna amarsi insieme, comprendersi, sostenersi. Nei momenti di difficoltà, sinceramente, sicuramente qualcuno ha bisogno, cioè ci sono i momenti di difficoltà in cui il partner ha bisogno di un maggior sostegno, di una maggior comprensione, di una maggior tolleranza, di una maggior pazienza. Però poi non deve essere sempre così, poi c'è il momento in cui il partner si ritira su, si è ricevuto quello che doveva ricevere, accadrà quasi inevitabilmente, a meno che insomma non abbiamo a che fare con qualcuno che si è perso seriamente, e poi tocca ricevere a chi ha dato, perché poi chi ha dato ha bisogno anche, no, di riposarsi, di tirare un sospiro, perché sicuramente è andato in carenza, avendo dovuto portare il peso di entrambi. Questa è la coppia, una sorta di coppia sacra, di coppia ideale, no? Quando si forma una sorta di coppa sacra nel quale mettere il maschile e il femminile nella giusta armonia, l'amore, la comprensione e anche la lucidità. Quindi la bilancia ha un compito importante: creare coppie equilibrate, armonia, portare armonia e proprio equilibrare il suo rapporto tra l'io e il noi. E quindi se siete squilibrati nel dare o nell'avere, beh, ragazzi, in quest'anno, da maggio 2022 a maggio 2023, si vede, emerge, quindi dovrete insomma regolarvi, compensare, adeguarvi. E questa settimana è una di quelle settimane clou dove i confronti potrebbero essere insomma abbastanza infuocati, perché Mercurio retrogrado in Bilancia, che riporta situazioni da riequilibrare del passato, si scontra con un Giove in Ariete che invece vorrebbe giocare da solista e insomma fare come gli pare, anche comandare sugli altri, no? Perché comunque avete un discendente comandino,
quindi sicuramente i vostri rapporti di coppia, proprio per la mission che il vostro segno incarna, sono molto sfidanti, cioè andate a prendere partner complicati, comandini, autoritari, litigiosi, insomma con situazioni tese, combattute, anche violente ragazzi, che però vi fanno da specchio di un lato ombra, altrimenti per frequenza non vi sareste agganciati. Cosa fare? Ragazzi, con Mercurio retrogrado si risolvono soltanto le cose del passato. Non prendete decisioni tipo lascio, divorzio, mi licenzio, vado a vivere in Uruguay. Queste sono le settimane delle follie. Assumete un atteggiamento zen, non aderite a nessun colpo di testa per il futuro, risolvete con respiri profondi, fiori di Bach, insomma, a seconda di quello di cui avete bisogno, fate un po' di sport, scaricate a terra perché sarete sicuramente tesi. Risolvete quello che si presenta del passato, cercate di alleggerirvi quanto più possibile delle cose del passato perché comunque stiamo andando verso il vostro compleanno e solitamente i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo del compleanno presentano gli avvenimenti che determineranno, scusate ragazzi si è fatta una certa, che determineranno i 365 giorni che verranno, quindi più ci arrivate alleggeriti, proprio rilasciate anche le rabbie, le competizioni, insomma queste cose che si presentano qui, migliore sarà l'anno che verrà, ok? Ovviamente l'opposizione di Giove a Mercurio in bilancia vi fa aver paura di tradimenti, paranoie, cose fatte alle spalle, ridimensionate il tutto, questa è tutta una situazione da ridimensionare, vi accorgerete poi più in là che è stato un fuoco di paglia, se avevate sopravvalutato una situazione, forse questo è il momento di ritrovare un giusto equilibrio e di ridimensionarla e di stare nella pace, proprio di fare 50 e 50, cercate di stabilire un rapporto empatico con gli altri e di dare agli altri quello che vorreste per voi. Questa è la chiave della vostra esistenza, come dire, e del corpo della vostra mission, ragazzi. Ardua impresa, ma Parigi val bene una messa perché ne determinerà l'anno che verrà. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana si rivela molto probabilmente strepitosa, di svolta e di grandissime soddisfazioni. La luna piena in Pesci, congiunta Nettuno retrogrado, vi ha portato molto probabilmente, adesso iniziate a sentirne gli effetti, tutta una serie di fortune, ragazzi lasciatemi, passatemi questo termine, di fortune, di amore, di energia, di vitalità che probabilmente non si percepivano da tempo e che molto probabilmente verranno percepite da voi come un toccasana, come qualcosa di veramente balsamico dopo le settimane di luglio e agosto 2022 che probabilmente sono state aride, torride e insomma molto molto difficili. Allora, questa luna piena congiunta a un Nettuno retrogrado innanzitutto vi porta l'amore, ragazzi, l'amore, proprio la rinascita dell'amore, l'amore con la A maiuscola. Se c'era qualcosa che qualcuno che vi è rimasto nel cuore, che si era allontanato, probabilmente in queste settimane tornerà. Ragazzi, probabilmente in queste settimane tornerà e ci sarà la possibilità di sistemare le cose e di recuperare. Se invece con questa luna qualcuno scompare e va via per sempre, significa è il destino, con Urano e Nodo Nord congiunti in una situazione al vostro discendente, raccontano che per voi sta arrivando qualcosa di destinato che vi renderà felici, ma affinché ciò accadesse era necessario che si rivoluzionasse e quindi che si rivoluzionasse, come dire, l'ambito sentimentale e che si facesse un vuoto temporaneo per
affinché il nuovo potesse impiantarsi, perché purtroppo quando nella nostra vita avviene una sostituzione è importante che ci sia uno spazio vuoto, un tempo di vuoto tra il vecchio e il nuovo, ok? Non sempre, insomma, il nuovo sostituisce il vecchio in maniera simultanea, quindi c'è bisogno di quel momento così di solitudine e di smarrimento, ma insomma abbiate la certezza che presto arriverà. Ogni momento è buono, già la luna nuova del 4 ottobre, vi faccio uno spoiler perché so che lo Scorpione, essendo molto provato, Scorpione ascendente Scorpione, essendo molto provati, probabilmente hanno bisogno, no, di sapere quando terminerà questo momento di vuoto. Allora ragazzi, già la luna nuova del 4 ottobre in Bilancia, che coincide con la fine di Mercurio retrogrado, è una luna di coppia che porta a svolte di coppia, quindi se state attraversando quella fase così di stand-by, di solitudine, sappiate che da ottobre insomma le cose andranno, si evolveranno positivamente in rapida successione e avete poi il ritorno fantastico di Giove nel segno dei pesci dal 28 ottobre al 20 dicembre. Farete un compleanno con Giove in trigono e Giove porterà gli sviluppi, gli esiti positivi di questa luna piena del 10. Quindi insomma animo, abbiate fiducia, perché quando si è positivi e propositivi le cose, l'energia gira meglio e riesce a fare il suo corso. Se non state vivendo la fine di un amore, un abbandono, con questa luna ovviamente c'è uno sviluppo della situazione iniziale, preesistente, che quindi va a migliorarsi e che quindi verso novembre e dicembre porterà degli sviluppi che possono essere una convivenza, possono essere i figli e ragazzi anche insomma delle proposte proprio di mettere su famiglia e di andare verso un futuro insieme. Quindi grandissimi transiti dal punto di vista sentimentale. Se avete delle preoccupazioni con i figli, questa è una luna molto risolutiva. Questa è una luna molto risolutiva che inizierà con un effetto domino a portare i suoi frutti che si vedranno tra novembre e dicembre. Proprio ci sarà il compimento del tutto ed è una luna anche molto fortunata. Quindi in queste giornate, proprio nelle giornate intorno al 10, aspettatevi dei momenti di grande fortuna e ragazzi giocate responsabilmente, ma giocate fino al 20 dicembre siete autorizzati veramente a tentare la fortuna. Se siete dei creativi, se siete delle persone che lavorano nell'arte, ovviamente in queste settimane ci saranno dei momenti di grande fortuna e di grandissime opportunità e di nuovi contratti. Quello che sta un po' meno bene sono le finanze, cari amici dello Scorpione, ci sono delle uscite, anche per questioni familiari, per questioni ereditarie, no? Per sistemare delle cose, per aiutare qualcuno della famiglia, per sanare delle vecchie questioni. Questo è un periodo di transizione, andrà avanti per un po', insomma la spicciolata, dovrete risanare delle cose, sarete chiamati a fare degli investimenti, delle spese, però la finalità ultima, no, di questo impegno gravoso vi porterà alla soluzione, alla sistemazione, alla soluzione di molte questioni familiari. Quindi è un momento assolutamente positivo. Sappiate che per voi si sta chiudendo un ciclo molto importante per quanto riguarda anche il lavoro, non soltanto l'amore. Per quanto riguarda il lavoro si chiude un ciclo che è iniziato nel 2011 e nel 99 o nell'87. Per il lavoro ovviamente non andiamo molto in là, cioè non arrivo al 1940. Comunque se volete giocare con i cicli di Giove, con i ritorni di Giove in Ariete, trovate la tabella sia su Instagram, su Facebook di Stars and the City e su YouTube, nei post di YouTube. Trovate i link delle pagine dei social nell'info box.
Così potete fare un recap, no, delle questioni lavorative, però quest'anno sappiate che oltre all'amore, oltre ai sentimenti, si conclude una questione lavorativa e le notizie potrebbero arrivare anche in queste settimane perché Mercurio è retrogrado, anzi ve lo ricordo, soprattutto per chi fosse capitato su questi video per la prima volta, Mercurio dall'11 settembre al 4 ottobre è retrogrado. Questa settimana ci sarà la perfetta opposizione di Mercurio a Giove, quindi è come se fosse un ground zero, un reset, no? Prima di andare nel futuro, bisogna risolvere le questioni del passato, lavorative, di vita, tutto quello che riguarda il lavoro e la vostra quotidianità va messo in ordine. Se dovessero venirvi delle idee brillanti così all'improvviso, cosa che Mercurio opposto a Giove in Ariete fa, non attuatele prima del 4 ottobre, segnatele ragazzi, perché siamo come in una fase di rivalutazione, per cui le idee possono anche essere brillanti, ma la rivalutazione, il recap non è concluso e quindi potremmo avere delle informazioni parziali e dare inizio a nuove cose con delle informazioni parziali che poi porteranno ad una necessaria revisione delle cose. Quindi con Mercurio retrogrado è sempre molto saggio contenere gli impulsi per il futuro. Avete presente quelle cose che vi vengono in mente, adesso basta, mi licenzio? Se è una cosa che desideravate fare da tempo, fatela. Se è una cosa che vi viene in mente all'improvviso, fino al 4 ottobre, non fatela. Prendete appunti, segnate, poi alla luce di quello che accadrà dal 4 ottobre in poi la metterete in atto. C'è chi mi ha scritto: ma posso iniziare l'università? Sì ragazzi, uno perché l'università è una data che non decidete voi e perché probabilmente l'iscrizione è stata fatta prima dell'11 settembre. Se così non fosse, c'è questa necessità di fare cose, di firmare contratti, di fare cose dall'11 settembre al 4 ottobre, ragazzi. Fatelo, verificate che cosa accadrà con Mercurio retrogrado, perché si apre tutto un ventaglio di cose. Potrebbero essere cose che prima o poi interromperete, che quindi avevano un ruolo breve nella vostra vita. Potrebbero essere cose che poi cambierete. Per quanto riguarda l'università si può cambiare anche indirizzo, insomma l'ho fatto anche io un paio di volte, quindi probabilmente dovrei andare a guardare le mie iscrizioni all'università all'epoca e capire molte cose. Se riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle evoluzioni, però ragazzi la vita è cambiamento e tutte le esperienze che facciamo ci sono utili per imparare qualcosa, quindi quello che non si può evitare, ragazzi fatelo, perché insomma sarebbe peggio ancora perderlo, sicuramente sarà di insegnamento per qualcosa. Quindi un grande in bocca al lupo, godete di questa fantastica luna che vi darà in questa settimana ulteriori positività, perché è un rilascio lento molto forte. Cercate di non prendere decisioni impulsive, ma di risolvere le questioni del passato e andrà tutto bene. Un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana sicuramente è un'altra settimana impegnativa. Le energie sono contraddittorie, sono un po' contrastanti e quindi bisognerà avere pazienza, fare proprio degli esercizi di pazienza per essere connessi e non lasciarsi prendere, no, dagli eventi, perché quando le cose poi vanno molto velocemente a volte non perdiamo la connessione, no? Si va nella frenesia, si va nell'automatismo. Allora che cosa accade? Le relazioni e i contratti sono messi già, come dire, sono entrati già in un canale di provocazioni, di tensioni, c'è una forte indecisione, ci sono già delle tensioni proprio relazionali e soprattutto state vivendo dei momenti di grande indecisione.
Ragazzi, questa indecisione non termina subito, Marte sarà in opposizione fino al 24 marzo 2023, quindi serve a qualcosa, ha una funzione eccezionale perché forma un trigono, c'è un aspetto molto positivo con Saturno, quindi col tempo, col signore del tempo, del karma e della maturità, quindi in questi 7 mesi questo trigono, anche se al momento può essere scomodo, vi traghetterà verso un upgrade, un aumento proprio della qualità, della maturazione, del ruolo, del potere, a seconda insomma della vostra età, del vostro status, del lavoro che svolgete, ma ci sarà una grandissima maturazione, ok? Quindi è finalizzata ad una crescita, tutto questo è finalizzato ad un miglioramento se doveste prendere delle decisioni. Allora, a proposito di decisioni, lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questi video, ragazzi, dall'11 settembre al 4 ottobre Mercurio è retrogrado e questa settimana non solo è retrogrado, c'è la perfetta opposizione di Giove a Mercurio. Questo è un momento, io lo definisco tipo un reset, un ground zero, cioè qualcosa per cui arriviamo a un punto zero, quindi poi si può soltanto ripartire in meglio, però prima di andare nel futuro bisogna risolvere le cose del passato, metterle in ordine. Se vi dovessero venire così delle idee improvvise per lanciarvi per fare qualcosa del futuro, segnatele, appuntatele, ma cercate di non metterle in moto prima del 4 ottobre. Perché? Perché con Mercurio retrogrado si è in fase di rivalutazione, no? È come se uno facesse un aggiornamento di un'applicazione. Se la interrompi, se prendi una decisione adesso, mentre l'aggiornamento è ancora in fase, no, di svolgimento, di sviluppo, tu la fai con delle informazioni parziali e quindi è molto probabile che quello che inizia oggi dura poco, non è aggiornato e quindi andrà rivisto alla prima data utile, quindi sono cose che durano poco, tipo un gatto in tangenziale. Ed invece, proprio perché è una sorta di revisione, di recap, è molto utile risolvere le cose del passato. Quali? Innanzitutto quelle che si presentano. È difficile che non riarrivino dal passato con questi transiti, magari soprattutto nell'ambito famiglia e lavoro. È difficile che i postumi della luna piena del 10 settembre non si facciano sentire e non vi portino qualcosa da fare in famiglia, con gli immobili, quel trasferimento che non volevate fare. Qualsiasi cosa, ragazzi, una luna piena, voi venite da una luna piena congiunta a Nettuno in un settore cardine che porta inevitabili e inesorabili cambiamenti riguardo al domicilio, ad un familiare, alla fine di qualcosa, agli immobili, alle radici, al luogo di origine, ragazzi, qualsiasi cosa, no? Però è chiaro che quella luna piena è stata potentissima e voi siete tra quelli che ne sentiranno particolarmente gli effetti, no? E quindi tutto quello che esonda, tutto quello che viene fuori poi vi porterà a riaggiornare la realtà, no? Rispetto a queste cose. E poi, a parte la luna piena, probabilmente siete proprio alle prese con tutta una serie di rivalutazioni e di sistemazioni. Cercate di mettere quanto più possibile ordine alle cose fino al 4 ottobre. Poi andrete nel futuro sicuramente più alleggeriti. Questa settimana è una settimana che aggiunge tensione e attenzione, perché non solo avete Marte opposto, quindi magari c'è qualcuno che vi provoca, qualcuno che si allontana, qualcuno che vi mette fretta, delle decisioni da prendere pressanti. In teoria sarebbe bene se non avete preso, se non sapete, se alla data del 10 settembre non sapevate cosa fare, se possibile, ragazzi, non vi pronunciate ove possibile fino al 4 ottobre, sempre perché c'è questa fase di recap che non è conclusa. Se dovete necessariamente prendere una decisione, mettere una firma, ascoltate il cuore, perché non la pancia e non la mente, perché solo nel cuore c'è la vera connessione con l'io, solo nel cuore c'è la verità
e c'è quello che è bene per voi. La mente, purtroppo, ragazzi, è una conca, è un ricettacolo anche delle informazioni, delle pressioni dell'ambiente esterno, della mentalità dell'ambiente esterno, e chi è troppo nel mentale, chi è troppo razionale, spesso o è troppo rigido e quindi non è aperto al cambiamento e quindi si preclude la possibilità di evolvere, o è troppo influenzabile. La pancia è legata proprio ai bassi, tutto quello che viene dall'ombelico in giù, ragazzi, è legato agli istinti, alla sopravvivenza. La sopravvivenza è una cosa, l'evoluzione e la coscienza sono una cosa diversa. Quindi la parte animale noi ce l'abbiamo sotto l'ombelico, la verità sta nel cuore. Se ce la fate, ascoltate il cuore, perché a volte il cuore, dove c'è molta razionalità, fa fatica a bussare, fa fatica ad essere ascoltato, e poi le nostre emozioni, la frustrazione, no? Il fatto che noi non ascoltiamo il cuore ci arriva attraverso quella frustrazione, quel nervosismo, quell'insoddisfazione, quella lamentela che poi caratterizzano magari, no, dei periodi della nostra vita. Quindi cercate di sistemare le cose del passato, è probabile che abbiate delle cose da fare anche a livello legale, ok? Questa opposizione di Marte indica delle cose. Cercate di risolvere e aspettate, ripeto, il 4 prima di dare vita a qualcosa. La famiglia probabilmente in questa fase della vita vi chiama, ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di energie, un familiare, gli immobili, il luogo di origine, rispetto al lavoro. C'è questa fase in cui la famiglia vi sta togliendo energie, perché insomma, mentre al lavoro, mentre il vostro desiderio è quello di dedicarvi oggettivamente alla carriera, assolutamente alla carriera, è probabile, questa ve la spoilero, che dal 24 settembre con Mercurio retrogrado avrete la possibilità di riprendere di ridare attenzioni alle vostre aspirazioni e al lavoro, e di iniziare a staccare. Tra il 23 settembre e il 4 ottobre inizierete a staccarvi progressivamente dalle questioni familiari che magari in questi giorni di settembre, in questi primi giorni, in queste prime 2 settimane di settembre vi hanno tenuto con il fiato sospeso o vi hanno richiamato ed eventualmente tolto energie, ok? Ci sono ancora delle novità, ragazzi, sicuramente avrete delle novità per quanto riguarda i contratti e non soltanto nelle relazioni. Questo può essere un momento di down e di misunderstanding anche nelle relazioni o con i figli. Questa settimana non cedete alle provocazioni e non prendete decisioni, perché questa è una settimana di grandissima confusione, dove veramente la luce si confonde col buio e quello che sembra non è. Aspettate le prossime settimane anche per l'amore e anche per i figli, e cercate di essere zen, sfogate con lo sport che è il vostro, no? Il vostro modo di sfogare preferito, però non cedete alle provocazioni, non attaccate, perché questa è una settimana molto molto confusa che mette un po' a dura prova la pazienza, però passerà velocemente. Un grande bacio, forza e coraggio, e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana le cose iniziano ad andare ancora meglio rispetto alla settimana precedente. Voi venite già da una fantastica luna piena in Pesci, quella del 10, congiunta a Nettuno, che finalmente vi ha portato una serie di spostamenti favorevoli, di un moto al luogo, no? Che ha portato incontri positivi, qualcosa che ha innescato un processo di miglioramento, di risoluzione di cose che dovevate fare da molto tempo, che vi fa sentire che vi sta portando quindi buoni contatti, buoni incontri, un periodo di formazione, se siete degli studenti, se state facendo delle cose, dei corsi di aggiornamento, se avete inviato curriculum, tutto quello che è notizie, graduatorie, insomma studio, comunicazione, spostamenti,
Tutto questo è fortunato, è sotto una buona sorte, vi porta delle buone novità e c'è proprio un percorso, c'è proprio un percorso che si è innescato di grande crescita. Poi avete anche Venere a favore, quindi torna l'amore, il benessere, anche la guarigione nella vostra vita. Se avete avuto dei periodi di down nei quali magari sapete con Giove in Ariete, scusatemi, il Capricorno ha avuto insomma sicuramente degli strappi, delle novità a livello o immobiliare o di famiglia o di domicilio, insomma ci sono state delle complicazioni, no? E a volte per alcuni Capricorno in età particolari magari questo Giove in Ariete può aver portato anche un periodo non solo di trasloco da un domicilio, no? Quindi non soltanto un acquisto, un affitto di case, cose del genere, però anche magari un allontanamento da casa per cure o no, per l'inizio proprio di una nuova fase di vita, quindi per cure e per residenze in altri posti. Quindi adesso con questa bella luna, con questi bei transiti, con questa bella Venere a favore, una Venere trigona Urano, le cose, arriva qualcuno, le cose si rimettono in moto, le cose tornano a posto, arriva qualcuno che vi aiuta, che vi cura, che vi dà amore, arriva qualcuno con cui iniziare anche un rapporto proficuo, quindi insomma le cose stanno andando bene, ovviamente bisogna integrare, e questo comporta un grande sforzo, il vecchio e il nuovo, perché sicuramente siete in una fase di transizione, state chiudendo un ciclo importante, iniziato nel 2011 o nel 99 o nell'87. Allora ragazzi, per i cicli di Giove in Ariete, per ritorni di Giove in Ariete, trovate le tabelle se volete mettervi a giocare così con la memoria per vedere che cosa sta concludendo questo Giove, no? E quindi cosa può riportare nelle vostre vite. Trovate le tabelle sia sulla pagina Instagram di Stars and the City, qui nei post di YouTube se riuscite a vederli, e su Facebook, sulla pagina Facebook ovviamente trovate tutti i link dei social nell'info box, no? Quindi adesso inizia una nuova fase, gli ultimi 12 anni sono stati abbastanza pesanti, destrutturanti, molte maschere sono cadute, sicuramente siete più soli, tanta gente intorno a voi che probabilmente non era autentica nei sentimenti, nelle intenzioni e nella correttezza, adesso non c'è più. Inizia una fase che durerà altri 12 anni, che è molto positiva, in realtà molto più positiva, molto più costruttiva e molto più soddisfacente degli ultimi 12 anni. E però adesso, fino a marzo 2023, grazie a questo Marte in Gemelli, mentre tutto si sta sistemando, mentre molti tasselli rivanno a posto, dovete percorrere questo ponte, attraversare questa fase di transizione che vi aiuta ad abbandonare, a destrutturare il vecchio e ad integrare il nuovo. Marte nei Gemelli proprio indica la dualità, quindi indica anche l'indecisione per la strada da prendere, come se foste ad un bivio. E ragazzi, adesso c'è Mercurio retrogrado, dall'11 settembre al 4 ottobre abbiamo Mercurio retrogrado, quindi prendere decisioni in questo periodo non è la cosa migliore. Se avete preso delle decisioni prima dell'11 settembre, allora con Mercurio retrogrado va benissimo comunicarle. Quindi se voi avevate più proposte di lavoro e entro il 10 settembre avevate già in cuor vostro deciso dove andare, allora va benissimo comunicarlo con Mercurio retrogrado. Se tra l'11 settembre e il 4 ottobre dovete prendere delle decisioni e non avevate ancora deciso, se siete proprio costretti, ragazzi, cercate di ascoltare il cuore, non ascoltate gli istinti, perché gli istinti sono legati alla sopravvivenza ma non all'evoluzione. Invece nel cuore c'è la coscienza, ok? Nel cuore c'è quello che vi dà felicità. Anche la mente, visto che Mercurio è retrogrado e questa settimana è anche opposto a Giove, la mente non sarebbe da ascoltare. Quindi anche se vi sembra di fare scelte che la mente definisce folli, cercate di ascoltare il cuore dove avete il vostro benessere,
perché la mente non solo normalmente comunque è il ricettacolo delle personalità che abbiamo intorno e tendiamo ad essere la media, neanche il punto più alto, la media delle 5 persone che frequentiamo, quindi pensate un po'. Pensate un po', a volte non decidiamo con la nostra mente ma con la mente degli altri, questa è una consapevolezza che dobbiamo avere, la verità è nel cuore, quindi quando la mente e il cuore dicono due cose diverse è sempre meglio ascoltare il cuore, perché se si ascolta la mente probabilmente si sta sbagliando con la testa di qualcun altro, il che significa che non apprenderemo nulla, perché si impara soltanto dagli errori che facciamo in coscienza. Quindi, no? Quando si fanno le cose perché ce l'ha detto Tizio, ce l'ha detto Caio, non impariamo proprio nulla. Provare per credere, ragazzi, provare per credere. Quindi, Mercurio è retrogrado, questa settimana è un grande zero, questa settimana abbiamo Giove perfettamente al grado contro Mercurio, quindi misunderstanding, provocazioni, carte che non si trovano, approvazioni che non arrivano, no, stop. Bisogna cercare di essere zen. Bisogna cercare di essere zen, non dobbiamo farci travolgere da questa confusione, da queste cose, perché è un momento transitorio e l'uomo più è connesso, più è connesso a se stesso, più ha delle radici solide, meno si lascia travolgere dalla confusione esterna. Quindi prendetela così, cercate di essere zen, cercate di essere delle sfingi. Sarebbe meglio non aderire al mondo esterno, quindi mettersi in una situazione, in una condizione così di eremitaggio che a voi esce anche abbastanza bene. Se non dovesse essere possibile, doveste prendere proprio delle decisioni, ascoltate il cuore. Questa è la cosa migliore. Ci sarà, continua il momento, non posso negarvelo, continua il momento di tensione fra i doveri e i sentimenti. È probabile che conosciate o abbiate conosciuto qualcuno che è in un posto e voi siate in un altro. Abbiate fede, perché le cose si sistemeranno. Voi riuscirete, se è destino con la persona che avete nel cuore, voi riuscirete a ritrovarvi, quindi a riunire le vostre vite. Quando accadrà? Sicuramente con la luna nuova del 4 ottobre, una luna nuova in Bilancia, se non erro. Ci saranno delle buone nuove per quanto riguarda le coppie, che ovviamente può portare però anche dei nuovi incontri. Dal 28 ottobre al 20 dicembre ci sarà il momento di riunificazione con il cuore, con il partner, con l'amore, e soprattutto lì avrete già come dire, il polso della situazione e avrete già un'idea di quella che può essere la vostra fase finale. Ok, la vostra meta finale o la direzione da prendere. Questo è un anno di grande transizione, ragazzi. Il ritorno di Giove in Ariete termina a maggio 2023, quindi non avete finito. In questo momento siete comunque nella centrifuga. I tasselli stanno andando a posto, però ci vuole del tempo. Voi che siete detentori della pazienza e del tempo, mettetevi calmi e abbiate fiducia, nell'esito delle cose. Però questo è l'anno in cui i vostri beni immobiliari non saranno uguali, il vostro domicilio potrebbe non essere uguale, i componenti della famiglia non saranno gli stessi, ci sono allontanamenti, ingressi, nipotini, figli, mariti di separazioni. Questo è l'anno in cui un po' la vita cambia e rinascerete da maggio 2023 ad una fantastica nuova vita. Adesso è, come dire, è il momento del caos. Ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, ci troviamo in una fase molto importante. Siamo entrati, come dire, nella fase migliore, nella fase di crescita del transito di Saturno in Acquario, quindi è come se adesso la via fosse in discesa. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, gli Acquario e soprattutto gli ascendente Acquario hanno dal 10 marzo 2020 il ritorno di Saturno sul segno.
quindi allora Saturno impiega 28-30 anni a tornare su un segno, quindi è chiaro che chiude un ciclo durato 30 anni, iniziato tra il 92 e il 94, ne inaugura un altro completamente diverso e ovviamente gli esiti, le cose importanti si sono verificate. Ovviamente questo affinché le cose importanti si verificassero è stato necessario un grandissimo impegno, una maturazione, una presa di coscienza e ragazzi, anche se non piace a tutti, un'autocritica. Laddove le persone mi hanno scritto è stato un anno durissimo e pesantissimo, non dipende dall'esterno, ragazzi, questo comunque è un canale di astrologia evolutiva, qua non siamo a farci un po' i complimenti gratuiti, no? Nel senso, siete fantastici, sì lo siete, quando vi pare, abbiamo tutti un lato ombra, tutti, il lato ombra è utilissimo perché si viene sulla terra per lavorarci, no? Cioè, il lato luce è quello, no, il meglio di noi, ma non si cresce attraverso di quello. Serve, quello, il lato luce serve a trasformare il lato ombra, quindi gli istinti, le cose che facciamo senza renderci conto, le cose magari poco corrette, le emozioni meno nobili, ok? Quando ripassa Saturno su Saturno, bisogna parlarne perché Saturno ce le fa vedere, ok? Non si può parlare, descrivere gli anni di Saturno come degli anni di Carnevale di Rio, quella è un'altra cosa, ok? Quindi cercate di trarre insegnamento dalle difficoltà che si presentano e di capire quali errori non ripetere più. Però dovreste essere già a buon punto. Perché? Uno, perché siamo negli ultimi 6 mesi del transito. A marzo 2023 Saturno vi saluterà. E poi perché dal 20 agosto Marte, che è la forza, l'aiuto, è entrato nel segno dei Gemelli, fa un transito eccezionale di 7 mesi e vi aiuterà perché Marte è un grande amico del segno dell'Acquario. Marte forma un trigono, cioè un aspetto molto positivo con Saturno, quindi avrete l'aiuto, la forza, l'energia necessaria per sviluppare, per crescere, per fare questo upgrade, per fare questa crescita, questa maturazione, questo raggiungimento di obiettivi che come dire vi siete messi, come dire, avete deciso di prendere, no? Quindi questa è una fase di grande maturazione. Siete reduci dalla luna piena in pesci, strepitosa, che laddove abbiate seminato bene vi porta l'indipendenza economica, ragazzi, l'indipendenza economica, emotiva ed affettiva. Se invece ciò non dovesse essere accaduto, anzi questa luna piena vi ha fatto vedere quanto dipendete da qualcosa, da qualcuno, psicologicamente magari dagli altri, allora è comunque una benedizione perché vi fa vedere dove lavorare per reggervi sulle vostre gambe. Perché avrete, questa luna ha innescato un processo, no? di indipendenza, una luna che è servita, è stata preziosissima perché è servita per farvi vedere quanto voi riuscite a badare a voi stessi, sotto tutti i punti di vista, psicologico, economico, eccetera. Quindi adesso è iniziato un processo, voi vedrete se ovviamente vi impegnate per badare a voi stessi, no? Per diventare autosufficienti, vedrete i primi soddisfacenti risultati tra il 28 ottobre e il 20 dicembre, perché Giove, signore della grande fortuna, ma anche grande riflettore che pone l'accento sulle nostre questioni, fa una retrogradazione ed ritorna nel segno dei pesci, si congiungerà a Nettuno, dove si è appena compiuta la luna, e quindi vi farà vedere in questi 2 mesi se avete fatto dei passi avanti o se siete rimasti così in questo stato un po' di dipendenza, di non autosufficienza. Se a ottobre, novembre e dicembre non riuscirete a fare dei passi avanti, ragazzi, perché volere potere, ricordatevi sempre che se c'è stata data una sfida c'è stato dato anche il potere di superarla. Se indugerete nella condizione così di stasi, accampando scuse, perché poi l'essere umano per non uscire da una situazione non si assume la responsabilità e quindi dà un po' la colpa all'esterno, se non uscirete da questa situazione entro il 20 dicembre, sappiate che da marzo 2023, quando Saturno entrerà nel segno dei pesci e ci sarà 3 anni, queste cose che vi creano la zona di comfort e non vi fanno uscire a vivere la vostra vita,
vi verranno tolte dall'esterno. Quindi sappiate che il momento migliore per camminare sulle proprie gambe è questo, perché mai transito più propizio. Giove in Ariete, in ottimo aspetto a Marte e a Saturno, questo fino a maggio, queste cose saranno così, fino a marzo sicuramente, poi quando Saturno si toglie le cose inizieranno a complicarsi. Fino a marzo avrete comunque, soprattutto da Natale, il favore di Giove, ce l'avete ancora adesso il favore di Giove, avete il favore di Marte, avete il favore di Saturno. Quindi agite adesso. Nello specifico però dall'11 settembre al 4 ottobre, lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questi video, c'è Mercurio retrogrado. Cosa significa? Che adesso fino al 4 ottobre è fondamentale risolvere le cose del passato. Se dovessero venirvi delle idee improvvise da attuare per il futuro, scrivetele, ma non mettetele in pratica. Se possibile, aspettate il 4 ottobre perché siete in una fase di upgrade, di rivalutazione, per cui se decidete adesso il processo di rivalutazione non è completo e quindi lo fate in base a delle idee che non sono complete, non avete tutte le informazioni, ok? Quindi è prematuro, invece è molto utile risolvere le cose del passato. Se non sapete da che parte cominciare, state sereni che sicuramente questa settimana con Mercurio retrogrado opposto a Giove, qualcosa dal passato spuntano cose da mettere a posto, spuntano cose da risanare, spuntano cose, approvazioni, documenti. Questo è il momento perfetto per mettervi in moto. Sarà un momento magari pesante, palloso dal punto di vista burocratico, perché ragazzi Saturno rappresenta le istituzioni, gli organi, i comuni, i governi, no? Tutte le approvazioni statali, però state facendo un grande servizio a voi stessi, ragazzi, a voi stessi, alle persone che vivono con voi. Se adesso riuscite a mettervi sulle spalle questo carico pesante, la pedanteria di andare negli uffici, sistemare le cose, vi farete qualcosa che vi fate un dono a voi e alle persone che vivono intorno a voi, della vostra famiglia, e soprattutto state inaugurando un trentennio in regola, molto più alleggerito e decisamente più snello, più leggero, come poi alla fine, ragazzi, piace a voi. Quindi Mercurio retrogrado è quel recap che capita un paio di volte l'anno, per cui l'universo ci dà l'occasione e il tempo di sistemare le cose che non abbiamo sistemato, come se il tempo si fermasse un po'. Ovviamente è un periodo anche un po' sfidante dal punto di vista dei fraintendimenti, del misunderstanding, di quella cosa, di quella notizia che non arriva, uno stop, dover aspettare. Ragazzi, nella vita bisogna purtroppo, questo vale per tutti, imparare anche a portare pazienza. Se è possibile non identifichiamoci cioè coltiviamo la presenza, coltiviamo la centratura, fortifichiamo le nostre radici, non identifichiamoci con le provocazioni esterne. Questa settimana deve passare, voi vedrete che già la prossima sarà decisamente migliore e più tranquilla. Quindi atteggiamento zen, risolvete le cosine del passato come le formichine, cercate di non dar vita a nulla. Se poi dovete mettere firme, fare cose, vi auguro che le abbiate decise entro l'11 settembre, che adesso sia il caso di formalizzarle, ma voi sapevate già. Se invece le decisioni dovete prenderle adesso, non ascoltate la pancia, non ascoltate la mente, ascoltate il cuore, perché lì c'è la vostra verità. Un grande bacio, ci sentiamo alla prossima settimana, fatemi sapere nei commenti perché voi siete sempre così generosi nel raccontarmi e darvi i vostri feedback, e passiamo all'ultimo segno, il segno dei pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, voi siete reduci da una strepitosa luna piena nel segno congiunta a Nettuno, quindi questa è stata una luna piena proprio straripante, esondante, siete venuti fuori voi in tutto il vostro splendore e state dando probabilmente vita ad una nuova fase, ad una ribellione, a qualcosa di... avete rotto gli argini, molto probabilmente
Se state male, ragazzi, significa che non avete avuto la forza di rompere gli argini, consentitevelo, consentitevi la libertà, consentitevi di liberarvi dalle scorie, dal passato, consentitevi di lasciare andare quello che non vi interessa più. Mollate gli ormeggi e rinascete a nuova vita. Questa è stata una piena che ha riportato, tra l'altro congiunta a Nettuno retrogrado, Nettuno è il vostro governatore, quindi questa è stata un'illuminazione, una Pasqua, la Pasqua per i pesci. Veramente è stata una luna strepitosa e adesso dovete mettere in ordine la realtà e quello che volete lasciare andare. Sono sicura che anche se c'è Mercurio retrogrado opposto a Giove in pesce, quindi non è il momento migliore per avere la visione globale delle cose, anzi siete ancora un po' confusi, ci sono i misunderstanding, le indecisioni, faccio questo, poi c'è anche Marte, all'esterno c'è un casino, ragazzi, all'esterno c'è una fase di indecisione infinita, i pianeti in Vergine che vi oppongono e che quindi vi chiedono presenza, puntualità, cose che ora non vorreste. C'è Marte in Gemelli che vi chiede l'indecisione, insomma è come se aveste il diavoletto e l'angioletto, però dentro di voi io credo che stia sgorgando come se si fosse aperta una fontana, un rubinetto, proprio la fonte della verità. Voi vi state riconnettendo a voi stessi e avete circa un paio di mesi ragazzi, fino al 28 ottobre, anche meno, per liberarvi di tutto quello che non vi interessa e per regalarvi la libertà di andare dove desiderate. Dal 28 ottobre al 20 dicembre Giove, il pianeta della grande fortuna, tornerà per l'ultima volta nel vostro segno, poi se ne riparlerà fra 12 anni. Quindi torna per sancire quello che già vi aveva anticipato nei primi 5 mesi del 2022. Poi pensate quanto è perfetto l'universo. La prima decade dei pesci, quindi nati in febbraio, chi ha l'ascendente pesci o la luna in pesci, insomma le persone che hanno i valori nei primi 10 gradi dei pesci hanno goduto dell'anticipo di Giove nella prima decade dal 14 maggio a luglio 2021. Poi Giove è tornato nel segno dell'Acquario, a Capodanno è tornato nei pesci, ha riportato alle prime decadi quello che aveva già anticipato in precedenza. Poi ha percorso la seconda e la terza e adesso ritorna per regalare a seconda e terza quello che è una seconda possibilità come l'aveva già data nella prima. Quindi l'universo non fa veramente dei torti a nessuno. E quindi ragazzi, adesso con Mercurio retrogrado dall'11 settembre al 4 ottobre avete la possibilità di iniziare a togliere, sistemare, disciplinare tutte le cose che avete capito non vi interessano più, non vi soddisfano, non fanno per voi, sono pedanti, insomma voi siete rinati e si rinasce nuovi, leggeri, si viene al mondo nudi, no? Quindi qualcosa mettete in conto che dovete lasciarla andare. Fino al 4 ottobre cercate di sistemare il passato, poi inizierete ad andare nel futuro. Dal 4 ottobre c'è anche una luna nuova in Bilancia, il 28 torna a Giove, quindi avrete 24 giorni dal 4 ottobre poi al 28 ottobre per iniziare, no? A mettere i piedi nel vostro futuro e quando arriva Giove lo fate esplodere. Allora, se vi dovessero venire delle idee brillanti adesso, soprattutto ragazzi questa settimana con Mercurio retrogrado opposto a Giove, siamo confusi, i misunderstanding, le carte che non si trovano, la gente che non risponde, è tutto un blocco, è tutto uno stop, è tutto un aspetta, è tutto un non lo so, ok? Cerchiamo di non farci fregare da questa energia confondente che comunque è un crash test, è un crash test per vedere quanto siamo connessi. Cerchiamo di essere zen, cerchiamo di essere assolutamente zen e quindi di non identificarci e se possibile lasciamo passare questi eventi, queste provocazioni. Se invece siamo proprio chiamati dal prendere decisioni, dal mettere firme, ragazzi, ascoltiamo il cuore. Ascoltiamo il cuore perché lì c'è la vera nostra mission, lì c'è la nostra coscienza, lì c'è la nostra anima, mentre nella pancia ci sono gli istinti di sopravvivenza e nella mente spesso ci sono le idee anche degli altri, ragazzi, perché la mente purtroppo è il ricettacolo dell'ambiente esterno e noi siamo la media
delle 5 persone che frequentiamo, non il punto più alto, la media. Quindi immaginate voi, no? Quanta responsabilità avremo in teoria nello scegliere le persone di cui circondarci. Quindi, se proprio siete chiamati in questo momento di caos a prendere delle decisioni, cercate di ascoltare il cuore e cercate, perché quello che questo transito vuole è come se ci mettesse un po' alla prova e misura il nostro grado di egoismo, perché c'è un Mercurio in bilancia, è retrogrado Porello, che cerca di fare giustizia, opposto a un Giove in Ariete che invece parla di individualismo, egoismo, pensare solo a se stessi e andare contro la coppia. Invece Mercurio in bilancia cerca di fare quello che è giusto, non per noi, non per gli altri, giusto in generale, la giustizia. Quindi questa settimana c'è una grande sfida nell'universo tra il fare la cosa giusta e il pensare solo al proprio tornaconto personale. Questa è la sfida globale, quindi voi che siete delle persone illuminate, che siete venute a portare veramente la luce nel mondo, voi siete l'ultimo segno dello zodiaco, colui che ha percorso tutto, si dice nelle esistenze precedenti, è un'anima che ha percorso tutti gli esperimenti, tutti i segni zodiacali, le luci e le ombre di tutto lo zodiaco e adesso in quel mare magnum oceanico che è il segno di Nettuno raggruppa tutte le esperienze, tutti i talenti e quindi li riconsegna alla fonte, no? Perché come in terra così in cielo e quindi voi siete la connessione tra la terra e il cielo, tra il basso e l'alto. Quando si trova un pesci ateo, ragazzi, quello è scompensato, è venuto meno alla propria mission, perché sono invece proprio quelli che sono caduti, no? Ma si cade proprio per fare un'esperienza e poi per rialzarsi, perché nella vostra mission in realtà c'è quello di trasmutare tutte le cose della terra e di riconsegnarle all'alto. Quindi questa luna piena congiunta a Nettuno dovrebbe avervi aperto, concesso un'apertura per tutti quelli che si sono chiusi, dovrebbe avervi concesso un'apertura verso l'alto, ok? Dove c'è la coscienza, dove c'è la luce. Fate entrare la luce nelle vostre vite e ascoltate il cuore, perché voi avete un compito più importante degli altri ed è per questo che a volte cadete più degli altri, perché tanta responsabilità indica anche una grandissima centratura, quindi quando cadete capite anche dove dovete perfezionare, no? Dove siete ancora fallibili. Dal punto di vista pratico, oltre a risolvere le cose del passato e a cercare di non prendere decisioni che determinino la vita, i prossimi 10 anni per esempio, quello che in questa settimana e anche nelle prossime vi si presenterà sarà quello di aggiustare il tiro tra gli eccessi, perché a parte le illuminazioni e le cose, no, spirituali, voi siete anche un po' il pianeta degli eccessi, delle esagerazioni, perché siete legati a Nettuno e anche a Giove, quindi l'espansione va allargate. Questa settimana, grazie ai pianeti in Vergine, avete il Sole, avete la Venere e il 23, tra l'altro la prossima, ve lo spoilero, ve l'anticipo, tornerà anche Mercurio. Quello che dovrete fare sarà riportare anche ordine nella vostra vita, ritrovare il senso della misura e ricalibrarvi, ridimensionarvi dove vi eravate allargati eccessivamente. Quindi è una settimana nel quale dovete imparare a stare nei vostri confini. Questa è una grande, nei confini delle vostre potenzialità, di quello che adesso potete fare e non potete fare, ok? Perché voi avete un grande bisogno di espansione, però a volte è in eccesso, ok? Soprattutto quando magari c'è Giove, poi c'è già Nettuno, quindi sono sicuramente magari anni di eccessi. I pianeti in Vergine vi saranno molto utili perché comunque trovano anche il trigono di Urano, quindi come se aveste un punto di Talete, qualcosa che vi fa capire quello che dovete fare. Per essere comunque felici dovete stare nel vostro, quindi non volere troppe attenzioni, non allargarsi troppo, non osare oltre le vostre misure, questo è fondamentale. D'altra parte il ritorno di Giove in Pesci c'è stato adesso su Nettuno, quindi voi è normale che vi siete allargati nei mesi precedenti, però forse siete andati oltre le vostre capacità
bisogna essere concreti. Urano in Toro vi sta dando questa opportunità, riaggiustare il tiro, fare le cose che potete fare nelle vostre possibilità e poi ogni anno ci sarà un'espansione proprio legata a quelle che sono le vostre possibilità. Quindi siate realisti, questa è spirituali ma realisti. Questa è un'altra dei vostri punti di fortuna. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere informati di tutti i prossimi video. Insomma, state attenti con Mercurio retrogrado, vi do un grande bacio e ci vediamo alla prossima settimana e al prossimo video. Buona settimana a tutti!